Questo è un modulo che riguarda la gestione di un'impresa turistica, quindi di un'agenzia di viaggi, ancora meglio di un tour operator, che ha incentrato il proprio core business sui viaggi, sui pellegrinaggi, quindi un tour operator che definiremo religioso. Chiaramente la scorsa volta abbiamo chiarito come diventare imprenditore, ancora prima di imprenditore turistico. Successivamente abbiamo visto e valutato gli step operativi che servono e anche burocratici che servono per la realizzazione di un'impresa, quindi la distinzione tra imprese e la creazione di un SRL e la registrazione di un marchio turistico è l'inizio dell'attività proprio come tour operator. Nel programma, chi di voi ha di fronte il programma, vado a senso, perché io non ho di fronte il programma, nel programma abbiamo visto quali sono i punti che riguardano appunto la creazione di un viaggio, di un pacchetto turistico, l'emissione di un voucher, l'intermediazione turistica, gli elementi di trasporto e di tecnica commerciale di un tour operator religioso, la creazione di un business plan e le tecniche di vendita. Alcuni moduli li abbiamo visti la scorsa volta, come ad esempio la creazione di un'impresa, gli elementi di trasporto, gli elementi di tecnica commerciale. Poi abbiamo solo accennato al modulo di intermediazione turistica e differenza tra tour operator e agenzie di viaggio. E già la scorsa volta vi dissi che questa è una differenza che avremmo affrontato oggi perché era molto più corposo come argomento ed era meglio studiarlo con delle slide anziché solo a voce. Faremo una pausa in più rispetto all'altra volta abbiamo fatto solo 2 pause, quindi la lezione si è un po' più appesantita, quindi diciamo che magari, sempre che a voi vada bene, io farò una pausa ogni ora, poi chiaramente se ne vogliamo fare di più o di meno, nessuno ce lo vieta, tanto gli argomenti bene o male li toccheremo comunque tutti. Li toccheremo tutti, appunto, dicevo, cominciamo, quindi se qualcuno poi ha dei dubbi, delle perplessità, delle incertezze, preferisco che la lezione appunto sia interattiva. Che dire, la settimana scorsa, ma questa è una premessa che faccio anche oggi, nel settore turistico, quindi nel settore del tour operating e dell'agenzia di viaggio, adesso andremo a vedere nel dettaglio le differenze, è impossibile targetizzare, diciamo, un tour operator a devozione unica di mercato, cioè non esiste il tour operator che fa solo viaggi religiosi. Perché? Perché avendo una licenza commerciale per poter creare qualsiasi tipo di pacchetto turistico, è chiaro che magari può prediligere determinati pacchetti e venderli ad un mercato specifico, ma la sua ragione sociale, quindi il suo statuto, abbraccia l'intera danza del settore turistico e quindi la capacità di poter creare qualsiasi tipo di pacchetto turistico. Ecco perché quando noi andremo a definire il business plan, ad esempio, come la domanda e l'offerta del mercato, è chiaro che è impossibile parlare di un business plan di un tour operator religioso, perché il business plan è quello di un qualsiasi tour operator. Poi è chiaro che il tour operator che ha deciso di lavorare principalmente nel settore
religioso andrà a limare delle determinate caratteristiche del proprio lavoro nei confronti di quel tipo di mercato che ha deciso di aggredire. Nel 99% dei casi però è difficile che un tour operator nasca con la devozione o la vocazione di un determinato mercato. Molto più probabile è che questa strada venga incanalata successivamente alla richiesta della domanda. L'altra volta, vi ricordate, abbiamo studiato la differenza tra la domanda e l'offerta turistica. Ecco, è chiaro che se io dovessi avere in un mese 10 richieste di preventivo di un viaggio religioso e quindi un pellegrinaggio, di conseguenza è normale che il mio tour operator si andrà a specializzare verso quel tipo di viaggio e probabilmente se lo faccio da 1, 2, 5, 10 anni la mia vocazione sarà principalmente a livello liturgico o comunque di pellegrinaggi, quindi è molto più probabile che spesso nella realtà l'offerta, e quindi in questo caso la vocazione di un tour operator, si conosca solo successivamente alla creazione dello stesso, in base a quello che il mercato richiede. Poi dopo parleremo di ciò che il mercato richiede o meno, cioè approfondiremo l'argomento dell'offerta turistica. Intanto andiamo a studiare quella che è l'intermediazione turistica, che non è stata spiegata solo superficialmente l'altra volta. Adesso la andiamo a vedere nello specifico. Tramite le slide, cominciamo. Quando si parla di intermediazione turistica è importante definire quelli che sono i player del settore turistico. I principali player del settore turistico sono il tour operator e l'agenzia di viaggio. Ovviamente il cliente, che quindi è il pellegrino, nel nostro caso, l'usufruitore del servizio turistico finale, viene definito dettagliante. Un tour operator è un'azienda che crea e commercializza pacchetti turistici a un prezzo forfettario. L'altra volta avevamo visto, vi ricordate quando abbiamo detto il tour operator aggrega servizi di hotel dove è previsto almeno un pernottamento, quindi non si parla di escursionisti ma di turisti, un servizio di trasporto, un transfer, un volo. Nella filiera turistica più delle volte i tour operator vendono i propri prodotti alle agenzie di viaggio, al dettaglio in questo caso, e non direttamente al cliente finale. Il tour operator crea un pacchetto turistico instaurando rapporti con i fornitori, facendo in modo che venga rispettato il programma di viaggio. L'agenzia di viaggi spesso si pone come intermediario, l'intermediazione turistica, tra il cliente finale e il tour operator. Tramite cataloghi cartacei online e altri strumenti, il tour operator pubblicizza e mostra i prodotti dei propri itinerari. In caso di vendita di un pacchetto turistico, percepisce una commissione di intermediazione, si parla dell'agenzia di viaggi, concessa dal tour operator che solitamente si aggira attorno al 10% del costo complessivo. Ad oggi il pacchetto turistico più venduto direttamente da un'agenzia di viaggio è quello che include, come abbiamo appena visto, trasporto, transfer e alloggio. In questo caso siamo di fronte a un tour organizer, lo andremo a vedere meglio dopo, un'azienda che crea pacchetti turistici su misura direttamente su richiesta del cliente, quindi tailor made, fatti su misura e non preconfezionati. Ci sono diverse tipologie chiaramente di tour operator. La prima distinzione che si può fare riguarda l'offerta di servizi di turismo incoming e outgoing. È chiaro che noi stiamo parlando di un tour operator generico, nel nostro caso anche un tour operator che lavora esclusivamente sui pellegrinaggi, tipo il mio ad esempio, può parlare sia di turismo incoming, i pellegrini che dall'estero vengono in Italia, o outgoing, i pellegrini che dall'Italia vogliono andare ad esempio a Meggiugorje.
Ambedue le categorie diffondono i propri pacchetti turistici e servizi grazie a cataloghi cartacei, social media, siti aziendali o anche online. I tour operatori incoming offrono servizi di accoglienza del turismo in una determinata area, destinazione, come ad esempio transfer, aeroporto, hotel. Prendiamo ad esempio il mio tour operator quando il volo, stavolta vi dicevo, no, del gruppo dal Perù, il volo atterra a Roma, da Roma o organizzo un transfer con il pullman oppure un altro volo su Bari e poi il transfer dall'aeroporto all'hotel per andare a San Giovanni Rotondo e viceversa, noleggio con conducente o semplicemente autonoleggio se la pratica diventa anche individuale o comunque sono gruppetti piccoli da gestire, il soggiorno in struttura, quindi l'hotel, pranzi, cene, visite guidate, biglietti, le escursioni. Esempio, in questo caso l'agenzia di viaggio di Roma ha dei clienti che vogliono visitare la Puglia, appunto, e la chiesa di San Pio, aggiungendosi ad un gruppo, l'agenzia si può rivolgere direttamente a un tour operator di Foggia, che tra le sue offerte ha un prodotto adatto. Questo è definibile tour operator incoming. A questo, poi lo vediamo dopo, ecco, si lo dice qui. Ovviamente si parla di tour operator incoming, anche se i servizi offerti non si limitano prettamente all'area dove ha base, cioè un tour operator pugliese può anche organizzare tour in altre regioni italiane. A volte i tour operator incoming, detti anche inbound, svolgono un'attività di promozione di una specifica destinazione, anche se questa azione è soprattutto svolta dalla DMC o DMO, Destination Manager Operator. In questo caso, ad esempio nel caso del mio tour operator, la mia agenzia è una DMC o un DMO nei confronti di altri tour operator, soprattutto degli Stati Uniti, o alcuni tour operator croceristi. Quindi in questo caso gli altri tour operator mi contattano per capire sul territorio quali possono essere le escursioni da poter fare o far fare a gruppi che altri hanno organizzato. Quindi magari 1000 passeggeri di una nave di crociera sbarcano a Bari, vogliono andare a San Giovanni Rotondo, sono comunque pellegrini, quindi il gruppo non l'ho fatto io, non è stato gestito da me, io divento un operatore, destination manager operator, operatore del territorio, e quindi vendo esclusivamente escursioni liturgiche, turistiche, come se il gruppo fosse a tutti gli effetti un gruppo religioso, un gruppo di pellegrini, ma non è un gruppo gestito direttamente da me, ma da altri tour operator. Non so se è chiara la definizione. Definizione invece di tour operator outgoing crea pacchetti turistici per i viaggi in partenza dal proprio paese verso un altro. In parole semplici, organizza viaggi all'estero. Allo stesso modo, il mio tour operator, ad esempio, se io volessi fare una escursione al monastero di Lima, in Perù, probabilmente contatterei un DMC o un DMO di Lima e gli direi: guarda che il mio gruppo dall'Italia atterra a Lima domani alle 12, per poterlo portare in quel determinato monastero o comunque abbazia, vorrei organizzare un'escursione. Quindi collaboro con questo DMC affinché il mio pacchetto turistico possa avere una migliore soddisfazione lato cliente. Come tour operator incoming spesso sono specializzati in una determinata area di destinazione. Anche un tour operator outbound può offrire servizi come trasporto, alloggio, ristorazione, visite guidate, eventi e molto altro. È tutto chiaro fino ad ora? La distinzione quindi tra tour operator, agenzia di viaggi, tour operator incoming e outgoing. Io prendo spesso il tempo per bere un po' d'acqua e quindi se c'è qualcuno che ha da fare delle domande, altrimenti vado avanti. Un'altra distinzione
si basa sulla tematica di un prodotto. Alcuni tour operator non si specializzano e creano pacchetti turistici di diverse tipologie con attività completamente diverse tra loro. Altri invece realizzano prodotti con un focus ben preciso. Ad esempio, ci possono essere tour operator naturalistici, religioso, come quelli che stiamo vedendo, meno gastronomico, turismo sostenibile e responsabile o ricettivo. E addentriamoci meglio nelle differenze tra tour operator e agenzie di viaggio. Il tour operator, perché è questo? Perché è importante capire le differenze? Perché altrimenti noi non capiremo mai che cosa si intende per intermediazione turistica, che è uno dei punti del nostro programma. Il tour operator è l'organizzatore del viaggio, è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico, quindi il trasporto, l'alloggio ed altri servizi turistici, visite, escursioni. Il tour operator può commercializzare i pacchetti turistici direttamente, oppure si avvale dell'opera del travel agent, che in questo caso è l'agente di viaggio, quindi l'agenzia di viaggio. Dai distinti ruoli appena delineati discendono due diversi contratti, quelli di organizzazione di viaggio e quello appunto di intermediazione di viaggio. Con il primo, l'operatore si obbliga in nome proprio e quindi a suo nome promette al turista consumatore il pacchetto turistico. Nel contratto di intermediazione invece l'agenzia in questo caso, si impegna a procurare al turista il pacchetto o i singoli servizi turistici che sono già stati organizzati da altri imprenditori, spendendo il nome di quest'ultimi. La distensione ha delle notevoli ricadute in tema di responsabilità per inadempimento nei confronti del consumatore. Sul punto, infatti, il codice del consumo stabilisce che in caso di inadempimento l'organizzazione e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le loro rispettive responsabilità. Adesso, per capire meglio l'intermediazione turistica cos'è, vi faccio una domanda con la speranza che qualcuno risponda. Abbiamo appena spiegato la differenza tra tour operator e agenzia di viaggi. Il tour operator crea il pacchetto turistico, lo vende all'agenzia di viaggio che lo vende al turista. Ok? Facciamo un esempio, quindi il turista va in agenzia di viaggio e vuole acquistare il tour di San Pio e Lanciano, una settimana attraverso i monasteri della Puglia e dell'Abruzzo. Lo acquista. Qualcosa va storto durante il tour. Il pullman buca la ruota, l'albergo non era bello, cercano l'organizzazione della visita della chiesa di San Pio, hanno trovato chiuso la chiesa di San Pio e quindi non sono riusciti a effettuare la visita. Secondo voi chi è il responsabile di questo disservizio? Chi ne risponde? L'agenzia di viaggio che ha venduto il pacchetto al cliente o il tour operator? Allora, responsabile del disservizio della vacanza è praticamente il tour operator, perché è lui che ha creato il pacchetto turistico e lo ha venduto all'agenzia di viaggio. Quindi, sebbene il turista abbia siglato l'accordo con l'agenzia di viaggio non è altro che intermediaria del pacchetto turistico, intermedia tra il tour operator e il cliente, ragion per cui il cliente potrà anche adire per vie legali nei confronti dell'agenzia di viaggio, ma questa non farà altro che rigirare legalmente le responsabilità al tour operator che ha organizzato il viaggio.
quando invece l'intermediario risulta responsabile del disservizio? Quando oltre al pacchetto turistico l'agenzia di viaggio magari ha venduto anche dell'altro. Quindi se il tour religioso è stato venduto pari pari da programma dall'agenzia di viaggio al cliente, da programma del tour operator, il responsabile è il tour operator. Ma se ad esempio il programma del tour operator partiva con il volo da Roma e l'agenzia di viaggio ha venduto al cliente il singolo servizio di trasporto da Foggia a Roma e lì il pullman ha fatto incidente, ha bucato una ruota, ha fatto 3 ore di ritardo, in quel caso responsabile del disservizio chiaramente è l'agenzia di viaggio. Non può addebitarsi un'ulteriore responsabilità al tour operator che quel servizio chiaramente non solo non ha venduto ma non rientrava nel pacchetto turistico globale. Quindi quando si parla di intermediazione turistica, torno a ripetere che il punto del nostro programma è importante capire, prima di poter capire di che si parla, quali sono appunto i player che giocano un ruolo fondamentale nella filiera turistica per capire chi in un determinato contesto fa parte di quell'intermediazione e di conseguenza in quell'intermediazione riveste un ruolo principale a livello di responsabilità per inadempimento nei confronti del turista. Va bene, mi pare chiaro che sia un monologo la mia lezione e quindi mi fermo quando qualcuno di voi mi ferma oppure quando facciamo pausa. Io chiaramente parlando da solo ho bisogno di bere un po' di più. Andiamo avanti. Le agenzie di viaggio, da un punto di vista giuridico normativo, le agenzie di viaggio e di turismo sono qualificabili quali imprese turistiche private aventi lo scopo di fornire servizi turistici dietro corrispettivo. Si definiscono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, servizi, esercizi e infrastrutture destinati all'offerta turistica. Più in particolare sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione nei predetti servizi. Le agenzie di viaggio e di turismo possono svolgere anche ulteriori attività, prestazioni di servizi denominate attività accessorie o aggiuntive. Tra queste rientrano ad esempio la prenotazione e vendita di biglietti aerei, ferroviari, marittimi, stradali o la prenotazione di servizi ricettivi e di ristorazione. Ancora sono classificate quali attività accessorie le prenotazioni del noleggio di autovettura, le operazioni di emissione di numeri per conto di istituti assicurativi, di polizze a garanzia degli infortuni e danni a viaggiatori. Quando andremo fra un po' a vedere la creazione di un pacchetto turistico religioso, ci accorgeremo anche di questi servizi accessori, tipo le polizze assicurative, che sono di regola incluse, ma solo in forma basilare nei pacchetti turistici. Con riferimento alle attività in concreto esercitate, gli operatori turistici possono assumere, alternativamente o cumulativamente, il ruolo di agente di viaggio o organizzatore di viaggio. L'agente di viaggio, detto anche travel agent, è colui che vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici o singoli servizi turistici disaggregati verso un corrispettivo forfettario. E qui entriamo nel merito delle responsabilità. L'organizzatore dunque, a seguito della vendita di un pacchetto turistico tutto compreso, qui parliamo del tour operator, assume specifici obblighi, soprattutto di natura qualitativa, relativa alle modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livelli dei servizi, che devono essere adempiuti puntualmente.
Ne consegue che laddove tali obblighi non siano stati esattamente ottemperati dall'organizzatore, si configura la responsabilità contrattuale di quest'ultimo, che conseguentemente è tenuto a risarcire i danni patiti da colui che ha acquistato il pacchetto. Inoltre, il tour operator, in quanto soggetto tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, risponde anche nel caso in cui la responsabilità sia imputabile esclusivamente a prestatori di servizi esterni alla propria organizzazione, della cui opera si sia comunque avvalso, fatto salvo ovviamente il diritto a rivalersi nei confronti di questi. Che cosa significa? Rispetto all'esempio che abbiamo fatto, se noi abbiamo trovato chiusa la chiesa di San Pio quando siamo andati a fare l'escursione, è chiaro che la mia lettera legale andrà nei confronti dell'agenzia di viaggio dove ho comprato il pacchetto. L'agenzia di viaggio si rivarrà nei confronti del tour operator che ha creato il pacchetto. Quindi il rimborso del viaggio, della penale o il risarcimento al cliente verrà dato direttamente dal tour operator, quindi non dall'agenzia di viaggio che poi si rivale nei confronti del tour operator. No, l'agenzia di viaggio rigira esclusivamente la pratica legale al tour operator. Il tour operator rimborsa il cliente, magari per il tramite dell'agenzia di viaggio, e il tour operator poi che si rivale nei confronti, in questo caso, della chiesa o dell'agenzia che doveva aprire la chiesa per l'escursione e che non ha erogato il servizio. Quindi è vero che è un rivalersi, c'è una forma di rivalsa a cascata, però qui parliamo di risarcimento del danno. Quindi anche se il cliente agisce per via legale nei confronti dell'agenzia di viaggio, l'agenzia di viaggio non anticipa rimborsi, rigira la pratica legale al tour operator che in questo caso anticipa il rimborso e si rivale nei confronti del fornitore del servizio. Quindi è importante capire quali siano i limiti della responsabilità anche per chi dovesse un domani decidere se aprire un tour operator a vocazione, come abbiamo visto prima, specifica, quindi che si voglia specificare un determinato mercato, tipo il nostro, quello dei viaggi, dei pellegrinaggi, oppure un'agenzia di viaggi intermediaria. Responsabilità dell'intermediario. La responsabilità dell'intermediario deriva invece dall'inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di mandato conferito dal cliente, che è quello che abbiamo appena visto. In pratica, quando ci si affida a un'agenzia di viaggio per acquistare un singolo viaggio aereo o un pacchetto turistico, si perfeziona un contratto di mandato con il quale si autorizza l'intermediario a concludere in nome e per conto nostro il contratto. L'inadempimento può consistere nella omessa o carente informativa circa la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti d'ingresso, le regolarità di passaporto, nonché le comunicazioni su circostanze sopravvenuti rilevanti ai fini dell'eventuale decisione del turista di annullare il viaggio. In generale, l'inadempimento potrà scaturire da ogni violazione dei doveri di eseguire il mandato con la diligenza professionale che si richiede a un soggetto che svolge abitualmente il ruolo di agente di viaggio. Quindi l'intermediario, l'agenzia di viaggio, non risponde del disservizio all'interno del pacchetto turistico, ma di tutti i servizi che l'agenzia in prima persona ha venduto direttamente al cliente. E qui ci addentriamo in quella che è appunto la nostra compagine societaria, quella che abbiamo deciso di studiare. Il tour operator specializzato in pacchetti a vocazione religiosa commercializza pacchetti turistici direttamente in prima persona. Spesso infatti il management stesso del tour operator è costituito da esponenti ecclesiali, figure spirituali, enti, diocesi, che ovviamente lavorando internamente ad organizzazioni religiose meglio possono offrire
servizi dedicati. Attenzione, facciamo una specifica, cioè non è il prete che è il titolare del tour operator, è il tour operator che collabora a braccetto con figure spirituali o ecclesiali e quindi enti liturgici con le diocesi, cioè c'è un rapporto stretto di collaborazione e consulenza, tale per cui il tour operator si figura prettamente a vocazione diciamo religiosa, ma crea esclusivamente pacchetti di pellegrinaggio. Ovviamente anche questi TO si avvalgono di figure satelliti, quali guide, accompagnatori, compagnie di trasporto, anche esterni alla loro organizzazione, per meglio approntare i pacchetti turistici idonei. Lo staff, con un team di personale dedicato e qualificato che lavora negli uffici gruppi e booking, vendita diretta, biglietterie, tecnico e consulta pastorale, il tour operator può offrire all'utenza un prodotto di altissima qualità, definito più volte viaggio esperienza, che prevede la presenza di accompagnatori, di guide di provata capacità e professionalità. Un'ottima organizzazione tecnica e culturale garantita da un impegno continuo di ricerca e studio. Gli elementi fondamentali per la costruzione di un viaggio culturale e religioso quindi sono tre. La scelta di itinerari motivata da un'attenta lettura delle sacre scritture e delle opere di contenuto filosofico-religioso, cioè non ci si improvvisa se dobbiamo dare un'impronta al nostro tour operator religioso. Quindi se decidiamo di studiare, approfondire, dedicarci, creare, essere un tour operator a vocazione religiosa, dobbiamo almeno tenere presente questi tre elementi fondamentali. Intanto avere una cultura religiosa, quindi scegliere gli itinerari in base a un'attenta lettura delle sacre scritture e delle opere di contenuto filosofico religioso. La presenza di un patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico di pregio e degno di visita, quindi dobbiamo conoscere il territorio in cui andremo a fare questi itinerari, l'incontro con tante comunità cristiane con le quali poter condividere il credo religioso e la dimensione universale dell'accoglienza, del dialogo, della carità, della solidarietà e della pace. Un vero TO religioso si spende nell'organizzazione di viaggi in luoghi nei quali la presenza dei pellegrini è segno di speranza per le popolazioni locali, che nella gioia di un incontro e nel segno del dono tengono accesa la fiamma dell'amore e della condivisione. Cioè non possiamo creare un tour operator a vocazione religiosa e fare il tour di Lourdes e Fatima e poi la sera fare il festino dell'addio al nubilato o al celibato. Non so se ho reso l'idea, quindi dobbiamo chiaramente avere una cultura, non solo una cultura, ma anche condividere, ecco, questo è il termine esatto, più che sposare, condividere quella che è appunto la condivisione dell'accoglienza, dei valori, ecco, umanitari e religiosi, in un certo senso. Gli itinerari creati riguarderanno, nel nostro caso, destinazioni bibliche, vetero e neotestamentarie, tra le quali spiccano o possono spiccare, quale Fiore all'Occhiello, la Terra Santa, che è uno dei primi delle prime destinazioni scusate, delle prime destinazioni raggiunte, è il Medio Oriente. È in questi luoghi che Dio si è manifestato all'uomo attraverso la rivelazione che si è poi incarnata nella storia. Ed è da questi luoghi che l'uomo ha cominciato a muovere i primi passi di un cammino di fedeltà. L'organizzazione di solito è specializzata anche in pellegrinaggi verso i grandi santuari mariani, con Lourdes, Fatima, l'abbiamo appena vista, Czestochowa,
tra i maggiormente e costantemente visitati. Tra i pellegrinaggi maggiori ovviamente non mancano Roma, centro della cristianità, Loreto e San Giovanni Rotondo, Santiago di Compostela, Fatima, Cestokova, l'abbiamo detto prima, la Bosnia, la Croazia, la Bulgaria, la Georgia e molti altri, aprendo gli orizzonti anche all'est europeo, con gli itinerari ecumenici e al mondo missionario, quindi in Armenia, Uzbekistan e Russia. Ora io sono le 4:10, vabbè, lavoriamo ancora un po' prima di fare la prima pausa, così andiamo a moduli. L'organizzazione interna di un tour operator per fornire servizi di turismo religioso. Posso sapere almeno se qualcuno di voi è ancora online? Ci siamo? Mario, ci sei? Grazie Mario, sei l'unico che ogni tanto attiva la web e l'audio. Comunque, torno a ripetere anche per gli altri che se ci dovessero essere dei dubbi o delle domande, io gradirei che me le faceste, perché è molto meglio una lezione interattiva che monotematica, diciamo. Ecco. Va bene, allora vado avanti. Magari tra una decina di minuti, un quarto d'ora, facciamo già la prima pausa. L'organizzazione interna di un tour operator per fornire servizi di turismo religioso. Come per qualsiasi altro tour operator, vedete, perché in realtà le dinamiche sono quelle, un tour operator religioso o un'agenzia di viaggi che si occupa di organizzare itinerari religiosi in qualità di tour organizer devono dotarsi di una particolare organizzazione interna con la presenza almeno dei seguenti uffici e rispettivi ruoli dei collaboratori. Dobbiamo avere, ecco, parliamo anche in prima persona, un booking è un centro prenotazione, una vendita diretta, l'ufficio biglietteria. Spesso nei tour operator più piccoli questi uffici si accomunano. Un tecnico e una consulta pastorale, soprattutto nel tour operator religioso, l'ufficio contabilità, ufficio consulenti esterni, ufficio marketing e pubblicità, ufficio stampa e comunicazioni. L'addetto al booking è al centro delle prenotazioni. Questa figura professionale si pone come interfaccia dell'azienda che promuove il prodotto o servizio e il cliente finale. Il suo compito spazia e abbraccia diversi ambiti, dall'organizzazione delle sistemazioni ai transfer alla gestione della trattativa di vendita. L'addetto al booking deve avere competenze, qui parliamo di booking prettamente anche telefonico, quindi o telematico. Panoramica del mercato di riferimento, comparazione dei competitor, quindi deve conoscere la concorrenza. Comunicazione efficace, deve saper parlare. PNL, gestione della trattativa, non solo con il cliente ma anche con i fornitori, gestione del cliente, tecniche di vendita telematiche più delle volte, tecniche di calibrazione vocale, organizzazione del lavoro di gruppo e esperimenti pratici. L'operatore invece, vedete, vendita diretta, biglietteria, il vero e proprio addetto al banco. L'operatore garantisce la completa gestione del banco turismo, sia in front office che in back office. Fornisce ai clienti informazione, consulenza e assistenza. Vende biglietti per trasporti e soggiorni nazionali e internazionali, pacchetti turistici, viaggi e itinerari personalizzati, quindi è una risorsa umana insieme a quello del booking che deve essere altamente formato. Si occupa della prenotazione, della compilazione e dell'emissione del voucher, lo vedremo dopo, della contrattualistica e della predisposizione di tutta la documentazione che accompagna la fase di vendita del servizio. Dispone chiaramente il materiale pubblicitario applicando strategie di marketing efficaci. E vedremo anche quello. L'operatore quindi
del booking, back office, del front office, svolge il suo lavoro presso il banco dell'agenzia, utilizzando soprattutto il computer a stretto contatto con i clienti, con gli addetti di altre agenzie turistiche e compagnie di trasporto. Una parte dell'attività viene usualmente svolta anche ad uffici chiusi e quindi prevede un'intensa attività di back office. Sono pertanto richieste buone capacità relazionali, di comprensione delle esigenze e dei desideri dei clienti rispetto all'organizzazione del viaggio. Senso pratico, unito alla precisione nell'esecuzione delle procedure, fanno parte del profilo ideale. Visti i cambiamenti in atto, tra l'altro, nel settore, si sta altresì assistendo a una nuova configurazione del profilo verso un approccio consulenziale, accanto alle attività più tradizionali e consolidate. È un lavoro che comporta periodi di lavoro frenetico durante l'alta stagione e soprattutto in concomitanza con le ferie estive o comunque in base all'alta stagione delle varie destinazioni. Quindi paradossalmente un addetto al banco, vi parlo per esperienza personale, può lavorare quasi sempre in alta stagione, perché ad esempio novembre può essere la bassa stagione per noi, ma in Italia, ma ad esempio è alta stagione in altre destinazioni del mondo dove per via del clima si viaggia molto di più. La tipologia contrattuale rientra nel lavoro di tipo subordinato, stagionale o a tempo indeterminato. Altre risorse personali, possiede doti di precisione, puntualità, ha buone capacità di relazione e di vendita, quindi è un vero e proprio consulente di viaggio. Tecnico e consulta pastorale. Il ruolo del consulente è quello di condividere insieme le proprie esperienze per dare suggerimenti nella vita diocesana e organizzare insieme le attività di pellegrinaggio. Altro fondamentale scopo è quello di essere informati sui vari appuntamenti che la pastorale organizza. Compito del tecnico referente e dei rappresentanti delle associazioni è anche quello di diffondere sulle realtà particolari situate nel territorio della diocesi gli itinerari e le attività proposte. E questo è uno dei ruoli più importanti all'interno di un tour operator che ha deciso di svolgere esclusivamente un'attività di creazione di itinerari religiosi. Cioè il tour operator deve avere una figura che faccia da trade union tra il suo core business e la diocesi, inevitabilmente del territorio dove il tour operator ha sede o dove ha deciso di creare l'itinerario. Perché è chiaro che se io non ho contatti con la diocesi, faccio un esempio di Assisi, difficilmente potrò conoscere l'attività che la diocesi stessa ha, o gli appuntamenti, gli eventi ha deciso di organizzare nell'anno liturgico, ragion per cui è importante che io abbia una figura che faccia da trade union tra il tour operator e la diocesi stessa, in modo tale da poter non solo creare l'itinerario, ma crearlo anche insieme e capire insieme a questa figura quale potrebbe essere il migliore itinerario e in quale periodo storico dell'anno poterlo commercializzare. Quindi questa figura, questo consulente tecnico, è una delle figure principali di cui il tour operator deve assolutamente dotarsi per poter lavorare laddove si dovesse appunto decidere di avere come core business quello degli itinerari religiosi. Continuiamo a vedere le figure di un tour operator fondamentali, di un tour operator a vocazione religiosa, chiamiamolo così. L'esperto contabile del TO. L'esperto contabile del TO svolgerà le seguenti mansioni: redazione, scritture e documenti contabili, stesura bilancio e adempimenti fiscali, contabilità clienti,
fornitori italiani e stranieri, banche, quindi relazioni con le banche, flussi di cassa e attività di reportistica. Il promoter, torniamo un po' indietro per vedere quali sono, vedete, contabilità, consulenti esterni. E parliamo appunto del promoter. Il promoter può essere o un dipendente del tour operator o anche un consulente appunto esterno, un collaboratore. Il promoter turistico è colui che si occupa prevalentemente per conto del tour operator della promozione degli itinerari turistici alle agenzie di viaggio dettaglianti dei prodotti turistici, in particolare dei pacchetti di viaggio preconfezionati, in alcuni casi anche direttamente ai clienti, e la figura di collegamento fra tour operator e agenzie di viaggio. Quindi mentre c'è il consulente, diciamo, chiamiamolo così, pastorale, quindi il promoter, il trade union tra il tour operator e la diocesi, il tour operator si avvale di questa figura, questa ulteriore figura che è da trade union tra lui e le agenzie di viaggio. La sua attività principale consiste nel recarsi proprio presso i potenziali acquirenti, le agenzie, le associazioni, e di partecipare a iniziative promozionali, fiere, workshop, per illustrare e proporre i pacchetti di viaggio, le tariffe, i nuovi prodotti, le eventuali favorevoli condizioni commerciali dell'azienda che rappresenta, come sconti, campagne promozionali e così via. E gli deve infatti stimolare il più possibile l'acquisto dei prodotti chiaramente turistici, dei nostri itinerari. Il promoter svolge anche un'importante funzione informativa nei confronti della direzione generale dell'azienda per cui lavora. Nel suo contatto continuo con le agenzie dettaglianti, verifica le modalità di presentazione più efficaci, comunicandole poi ai responsabili del settore marketing. Infine, può a volte esercitare un ruolo di consulenza e di intermediazione fra agenzie e tour operator. Spesso il promoter svolge anche funzioni di formazione alle agenzie di viaggio. Quindi immaginiamo nel nostro organigramma del tour operator religioso, appunto, le nostre figure. Il tecnico consulta pastorale che ha degli incontri, quindi ha un palinsesto di incontri con la diocesi. Frutto di questi incontri è la creazione di potenziali itinerari turistici da offrire alla domanda turistica. Quindi il tecnico, il consulente pastorale, chiamiamolo così, torna in azienda, lavora con il management per dire al management quali sono i risultati del suo lavoro. Il management a sua volta fissa un incontro, un vero e proprio brainstorming tra il consulente pastorale, il management e il promoter. Tutti si aggiornano sui potenziali itinerari creati. Si stabiliscono insieme le date di promozione e di effettuazione di questi itinerari, il promoter viene formato, il settore marketing e ufficio stampa vengono formati, l'ufficio marketing crea il catalogo, l'ufficio stampa lo stampa, il promoter prende il catalogo e va nelle agenzie, nelle associazioni, forma il personale alla vendita del nostro pacchetto turistico. Ecco, adesso a voce avete capito bene o male
Come lavora un tour operator religioso? Perché stiamo creando il pacchetto religioso, che adesso andiamolo a vedere proprio dettagliatamente per iscritto. Ufficio marketing. L'esperto in marketing turistico e communication è la figura professionale che si occupa di definire, gestire e verificare coerentemente con il business e il marketing aziendale le sue strategie e la comunicazione utilizzando le tecniche e gli strumenti che consentono di sviluppare interazioni con gli utenti e rapporti commerciali. Definisce le strategie della presenza sul mercato e dell'utilizzo delle informazioni presenti sulla concorrenza. In base a potenzialità e processi, si occupa di acquisire prospect, convertirli in clienti, mantenere e assistere i clienti acquisiti, promuovere lo sviluppo di servizi, mantenere un colloquio diretto con l'utenza del proprio mercato e delle aree di mercato di interesse. L'esperto del marketing turistico, tra l'altro, l'ufficio marketing all'interno del tour operator è l'ufficio poi, tra l'altro, che realmente crea a livello grafico il catalogo. Attraverso attività di promozione può aumentare la visibilità dell'impresa e accrescere il numero di utenti in target raggiungibili o raggiunti. Il marketing and communication manager sovrintende alla progettazione e sviluppo dei siti o dei cataloghi aziendali, mantiene i rapporti con le agenzie o i collaboratori che realizzano i siti stessi, seguendo quindi gli aspetti funzionali e di comunicazione. Inoltre si occupa di monitorare i siti, le piattaforme e tutte le attività di promozione dello stesso, valutando il ROI, il Return on Investment, dei diversi investimenti e monitorando gli indicatori di prestazione chiave, che sono degli indicatori sentinella che ci fanno capire la probabilità che il nostro investimento può avere come ritorno. Quindi faccio un esempio. Prima base, poi online è molto più semplice perché i feedback che si hanno online si hanno sulla base dei pay per click. Quindi se io creo un catalogo digitale, in base ai click posso già vedere la responsive della clientela online. Sul catalogo cartaceo è un po' più difficile perché io devo capire sulla base della quantità dei cataloghi stampati e distribuiti nelle agenzie o negli enti quanti alla fine sono andati in mano ai clienti e che percentuale di ritorno di quei clienti che hanno visto il nostro catalogo hanno prenotato da noi. Quindi ci sono degli indicatori chiave che fanno capire, che fanno ottenere il feedback dell'investimento stesso per poter capire poi la capacità di ritorno sullo stesso. Quindi l'operatore di marketing specializzato, ufficio marketing, in questo caso il consulente o i consulenti, sono operatori specializzati. L'operatore si occupa di studiare e individuare le motivazioni degli acquisti, le modalità attraverso le quali tali acquisti vengono portati a termine. La conoscenza del mercato è fondamentale, l'individuazione dei bisogni, dei desideri del pubblico, che in questo caso è il pellegrino, nel nostro caso, e la capacità di promuovere un servizio o un prodotto nel modo giusto sono doti necessarie di base per chiunque abbia o voglia creare o gestire la propria attività, che in questo caso è l'attività della creazione di un itinerario turistico religioso. L'ufficio stampa. Nell'attuale contesto mediatico, per superare la concorrenza occorre far conoscere ai mass media e al pubblico
la propria professionalità e ciò che si è in grado di fare. Per riuscirci è necessario dotarsi di un ufficio stampa capace di comunicare con gli organi di informazione. Vedete, io parlo per esperienza personale. L'attività di tour operating è un'attività molto complessa che richiede una sinergia tra reparti non indifferente. Perché se l'ufficio marketing è capace di fare un valido catalogo, di creare un valido catalogo, non è nulla se i contenuti messi all'interno di questo catalogo non sono stati studiati bene dal tecnico pastorale. Per quanto il tecnico pastorale possa aver studiato bene i contenuti del catalogo e l'ufficio marketing sia stato in grado di porli all'interno del catalogo multimediale o cartaceo, non serve a nulla se il promoter non è in grado di formare il dettagliante, quindi l'agenzia di viaggio o l'associazione piuttosto che un ente, e dare la capacità, trasmettere la capacità a questi di vendere l'itinerario. Ancora, tutto questo, sebbene possa essere perfettamente stato fatto, non si raggiungerà mai lo scopo di avere una promo commercializzazione del nostro prodotto turistico ad ampio spettro se alla fine l'ufficio stampa non ha una valida capacità di divulgare il tutto a 360 gradi e quindi di comunicare con i mass media, dove per mass media si intendono anche i social media, che sono il trampolino di lancio per poter arrivare ovunque sul globo. Quindi ecco perché è importante, oltre a che ci siano delle sinergie particolari tra i vari reparti, ma che ogni reparto funzioni bene a perfezione. Quindi nell'attuale contesto, appunto, per superare la concorrenza occorre far conoscere ai mass media la propria professionalità e ciò che si è in grado di fare. Per riuscirci è necessario dotarsi quindi di un valido ufficio stampa capace di comunicare con gli organi di informazione. L'ufficio stampa si occupa di gestire e veicolare il flusso di informazioni relative al TO, a un'istituzione o alla pubblica amministrazione verso l'esterno, in particolare ai mass media. Chi ricopre questo ruolo si chiama addetto stampa, può essere un dipendente o far parte anche di un'agenzia esterna come il promoter. Un addetto stampa deve saper gestire le relazioni con gli organi di informazione. Per farlo deve essere sempre aggiornato sul panorama dei mass media che operano nel suo settore e dei giornalisti di riferimento. Si tratta dei cosiddetti contatti, vero patrimonio di chi lavora in un ufficio stampa, che vanno a formare la mailing list, cioè l'elenco di persone a cui saranno inviate le comunicazioni. Per arricchirlo, gli addetti stampa devono costruire e alimentare continuamente una rete di pubbliche relazioni. Io personalmente ho sempre preferito avere l'esperto di comunicazione, tecnicamente si dice in-housing, cioè all'interno dell'azienda, perché il giornalista o il consulente esterno, per quanto magari ben pagato, per carità, non farà mai al 100% gli interessi dell'azienda, anche perché è giusto che sia così, è un freelance e quindi è giusto che faccia i propri interessi personali prima di tutto. Invece, lavorando alle dipendenze dell'azienda, è chiaro che i primi interessi dovrebbero essere, condizionare sempre l'obbligo, dovrebbero essere quelli appunto dell'azienda. Quindi personalmente, ma questa è un'idea davvero personale, io ho sempre preferito che il responsabile della comunicazione esterna
all'interno dell'azienda fosse un collaboratore diretto se non un dipendente vero e proprio. Abbiamo quindi toccato in merito al programma che avevamo del modulo. Abbiamo visto quindi, abbiamo parlato dell'intermediazione turistica, abbiamo visto l'organizzazione interna di un'agenzia di viaggi o anche meglio di un tour operator a vocazione prettamente religiosa. Abbiamo visto come si configura il tour operator e un organigramma interno dello stesso tour operator, quindi quali devono essere le figure per poter lavorare in un determinato modo alla creazione dei pacchetti turistici, principalmente religiosi. Adesso andiamo a studiare, già nella passata lezione l'avevamo accennato, quello che è il business plan di un tour operator o di un'agenzia di viaggi. In questo contesto parleremo meno dell'aspetto liturgico, in quanto il business plan di un tour operator è quello, sia che sia un tour operator che abbia deciso di specializzarsi in eventi sportivi, sia che sia un tour operator che abbia deciso di specializzarsi in itinerari, in pellegrinaggi. Quindi, diciamo, poco cambia il layout di un business plan, fermo restando che comunque lo possiamo plasmare tranquillamente al nostro esempio. Io preferirei studiare il business plan di un tour operator, perché quello di un'agenzia di viaggio è un po' più piccolo, ecco. E quindi in questo caso noi siamo andati a studiare un business plan completo di un tour operator. Non siamo entrati nel dettaglio di ogni minimo particolare, anche perché ci vorrebbero svariati e svariati moduli solo per studiare dettagliatamente la creazione di un business plan. Però qui abbiamo una buona infarinatura generale. Quando si intende avviare una nuova attività, il business plan è un passaggio fondamentale, qualunque siano le sue dimensioni e in qualunque tipo di settore operi. Lo abbiamo appunto appena detto. Consiste in un documento, attenzione a questa definizione, il business plan è un documento in cui vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per l'avvio di una startup. Domanda: ma quindi il business plan si fa solo in fase di startup? No, principalmente o necessariamente si fa in fase di startup, ma lo si può anche fare in corso d'opera di vita appunto nell'azienda, dietro una richiesta particolare del management per determinate situazioni. Faccio un esempio: il tour operator, il nostro tour operator, che ad oggi aveva venduto esclusivamente pellegrinaggi, si è reso conto che ha una importante domanda negli ultimi anni, domanda di eventi sportivi, e chiaramente ha intenzione di abbinare alla vocazione liturgica anche quella di eventi sportivi. Che cosa fa? Il management chiede la compilazione di un business plan per capire se l'azienda è in grado di potersi cimentare in quest'altro brand aziendale prima di avventurarsi senza aver fatto i conti. Quindi il business plan è necessario e fondamentale nella fase di startup, ma non necessariamente, non esclusivamente. Produrre un progetto appetibile, completo e leggibile è la chiave di successo per ottenere l'attenzione e la fiducia degli investitori e accedere ai finanziamenti necessari per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale. Un progetto valido potrà essere presentato a banche, finanziari
e partner commerciali. Affinché risulti avvincente, dovrà presentare obiettivi economico-finanziari reali e misurabili nel tempo. E i rischi e gli obiettivi imprenditoriali devono essere analizzati in maniera dettagliata. La prima scelta da fare, quindi, ricade sul target di riferimento. Dovrà decidersi se dedicarsi a viaggi di massa o viaggi di nicchia. Paradossalmente, data la complessità dei nostri tempi, il tour operator verticale, ovvero specializzato in viaggi di nicchia, in settori specifici, come ad esempio in viaggi religiosi, è sicuramente la scelta migliore. Io mi specializzo in un solo settore e cerco di lavorare, di spuntare la concorrenza in quel determinato settore. Sarà necessario poi scegliere la sede in base al budget disponibile. Si potrà optare per un tour operator in franchising o si potrà aprire un'agenzia indipendente, godendo magari di agevolazioni regionali, nazionali oppure comunitarie, o avviare la propria attività addirittura online. Sarà necessario dedicarsi a delle pratiche burocratiche preliminari. Abbiamo già visto l'altra volta quando si crea una vera e propria impresa, apertura della partita IVA, iscrizione all'INPS, al registro delle imprese, dalla Camera di Commercio, registrazione dell'attività all'Agenzia delle Entrate, registrazione presso la Camera di Commercio, segnalazione, vi ricordate la SCIA di inizio di attività alla provincia in cui si vuole stabilire la sede del tour operator, richiesta della licenza necessaria ad operare nel settore turistico. Versamento dell'apposito deposito cauzionale o polizza fideussoria in osservanza delle disposizioni previste in materia della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggi e riguardo ai circuiti, tutto compreso. Qui c'è da fare una specifica importante che nessun libro o testo fa, ma che solo la realtà sul campo può darvi. Se rientra tra le distinzioni particolari tra tour operator e agenzie di viaggio. L'apertura di un'agenzia di viaggio non richiede nessun deposito particolare regionale, bensì esclusivamente l'iscrizione alla Camera di Commercio e quindi di conseguenza il pagamento del bollettino annuo dell'adesione. Mentre invece un tour operator è tenuto a versare un deposito cauzionale in base al proprio capitale sociale. Perché è tenuto a livello regionale? Perché a tutela dei pacchetti turistici venduti e quindi a tutela del consumatore. Negli ultimi anni la legge ha obbligato, e lo vediamo sotto, ha obbligato anche le agenzie di viaggio e i tour operator alla creazione, o meglio al pagamento di una polizza, una vera e propria polizza che non è l'assicurazione RC, ma è un'altra polizza, ecco, come copertura al rischio di insolvenza o fallimento dell'attività. Perché? E non è nemmeno la polizza del rischio professionale. Quindi i tour operator sono costretti a versare un deposito cauzionale regionale, a dotarsi di una copertura per il rischio di insolvenza e fallenza e anche quella degli errori professionali. E poi la polizza RC, come leggiamo, è la nomina di un direttore tecnico. Uguale. Le agenzie di viaggio invece sono molto snellite a livello di polizze fideussorie rispetto al tour operator, perché chiaramente in base alle responsabilità che originariamente abbiamo visto.
Il business plan dunque è suddiviso in diverse sezioni e offre una sintesi introduttiva del progetto in cui vengono elencati i punti chiave dell'impresa, una descrizione del progetto e dell'impresa per mettere in risalto i punti di forza dell'attività rispetto ai competitors, una descrizione della struttura organizzativa dell'impresa con le figure chiave coinvolte nella realizzazione del progetto, un'analisi del mercato di riferimento dei competitor, il loro vantaggio competitivo, il piano di marketing con la descrizione delle strategie adottate per fidelizzare il cliente, il piano economico-finanziario. Come abbiamo visto, la realizzazione di un progetto vincente richiede un processo lungo e dettagliato, comunque necessario per avere successo. Ecco, questo motto, questo payoff, a me piace molto. Alla base di ogni storia di successo imprenditoriale vi è la pianificazione strategica e dunque la redazione di un business plan. Vediamo come fare un business plan completo e professionale. Business plan rappresenta uno strumento di gestione essenziale, un vero e proprio documento di programmazione e analisi, in cui stabilire la tua strategia. Come dicevo prima, fino ad ora abbiamo parlato in forma impersonale. Adesso che ci addentriamo in quello che sarà il nostro business plan, quello del nostro tour operator, cominceremo a parlare proprio in misura, in modo personale. Perché, come dice qui, in cui stabilire la tua strategia, la nostra strategia. Entriamo nel vivo anche della lezione. Il business plan incorpora in sé diverse finalità. Intanto fornisce una guida strategica, quindi stabilisce la serie di passi da fare, gli obiettivi che ti aspetti di raggiungere in un determinato arco di tempo. Operare senza possedere una meta e senza aver scelto la strada migliore da percorrere non solo è controproducente perché non ci permetterà mai di avvicinarci al nostro obiettivo di impresa. Negli ultimi anni è divenuto anche piuttosto difficile a causa della burrascosa situazione economica. Questo è fondamentale, stabilire con chiarezza e precisione degli obiettivi, prima a breve, poi a medio, poi a lungo termine, ricordate la vision e la mission, che possano condurci al risultato finale, percorrendo la via migliore. Per fare ciò è fondamentale essere consapevoli dei propri punti di forza e soprattutto di debolezza della nostra impresa, dopo li andremo a vedere nell'analisi SWOT, e del nostro progetto, così da avere chiari fin da subito quali potrebbero essere i problemi e le difficoltà da affrontare e poter fin da subito porre in essere strategie alternative in grado di aggirare o valorizzare questi punti di debolezza. La valutazione delle caratteristiche della nostra impresa, quindi degli aspetti di forza e di criticità, richiedono necessariamente di stabilire dei benchmark. I benchmark sono dei valori, dei punti di riferimento sui quali potremo basarci per analizzare le decisioni prese e da prendere in base ai risultati futuri. Questi benchmark non sono quindi che un'immaginaria asticella con la quale dovremo misurare il nostro lavoro svolto dalla nostra impresa. Quindi, le finalità del business plan sono: intanto deve fornire una guida strategica, le informazioni essenziali sulle quali basare la struttura finanziaria dell'impresa. Business plan mette a disposizione informazioni precise che aiuteranno a stabilire il fabbisogno finanziario netto. Non dimentichiamoci che il business plan è il primo documento più importante che si porta all'attenzione dei potenziali finanziatori, che possono essere istituti di credito o anche finanziatori privati. Se si conoscerà il fabbisogno finanziario dell'impresa, si potrà conoscere anche quali sono le fonti di finanziamento più adatte a coprire questo fabbisogno. E il business plan è in grado di aiutarci anche in questo lavoro. Se si riuscirà a sfruttare questo documento strategico al massimo, si sarà anche in grado di identificare quali sono le strategie finanziarie migliori per aumentare il valore economico del capitale aziendale.
Il business plan permette di reperire finanziamenti sotto forma di crediti, è quello che abbiamo appena detto, o di capitali di rischio. Quando si avvia un'attività di impresa, avere a disposizione dei capitali è indispensabile per dare inizio al lavoro. Senza un adeguato business plan sarà difficile trovare dei potenziali finanziatori. Nessuno infatti investirebbe in un'impresa che non ha un progetto chiaro, programmato e preciso, in grado di esaltare il valore dell'impresa stessa. Promuovere i rapporti con potenziali partner per joint venture o con clienti, fornitori e distributori. Proprio grazie alla sua completezza, il business plan è anche una sorta di presentazione dell'impresa stessa. Un biglietto da visita che fa subito capire di che impresa si tratta, quali sono le sue caratteristiche e i suoi obiettivi. Un business plan ben redatto rappresenta quindi non solo un documento di fondamentale importanza per qualsiasi tipologia di impresa, ma anche un processo poi da attuare per raggiungere gli obiettivi di lungo termine stabiliti nel modo più efficace e senza sprechi di energia possibile. E qui torniamo a sottolineare quello che abbiamo detto prima. Non esiste un modello unico e univoco di business plan, proprio perché trattandosi di un documento utile a qualsiasi tipologia di attività, ogni impresa dovrà redigere il business plan che più si adatta alle sue caratteristiche. Poi, ripeto, qui se a qualcuno dovesse servire un modello indicato proprio tecnico, ve lo posso tranquillamente rigirare o lo giro direttamente in segreteria. Ma bene o male, ogni azienda si configura come se fosse un'autocertificazione il business plan in base a quella che è la propria attività principale. Il fatto che non esista un modello standard non significa però che non vi siano delle caratteristiche fondamentali e delle parti imprescindibili da rispettare per la sua redazione. Però queste caratteristiche fanno del business plan un documento versatile e al tempo stesso però strutturato in modo tale da poter essere di notevole supporto a qualsiasi tipologia di impresa. Riuscire a comprendere appieno come fare business plan si trasforma quindi in una necessità per qualsiasi imprenditore voglia valorizzare il proprio lavoro all'interno della propria impresa. Ecco una sintesi del business plan di un tour operator perfetto. Questi sono quindi i punti fondamentali che ogni business plan dovrebbe avere. L'executive summary, come se fosse una prefazione, la descrizione dell'impresa, la descrizione dei prodotti, servizi, nel nostro caso gli itinerari religiosi, l'analisi del mercato e dei competitor, strategia di marketing, la struttura organizzativa e un piano economico e finanziario. Per essere redatto, il business plan di un tour operator richiede l'adempimento di alcune fasi e procedure. Si parte dallo stabilire una sorta di sommario, in cui vengono raccolti e concentrati tutti gli obiettivi fondamentali. Una volta stabiliti questi, si procede con l'analisi dell'impresa e la sua descrizione. Conoscere le caratteristiche della tua impresa ti permetterà di capire meglio come procedere nelle fasi successive. Oltre all'analisi dell'impresa, sarà poi necessaria un'analisi del prodotto o servizio offerto, dalla quale si potranno fare già delle considerazioni. Valutare il prodotto o servizio dell'impresa senza valutare il mercato in cui questa opera non avrebbe senso. Quindi si procederà ad un'analisi del settore in cui l'impresa è inserita. Come dire, se noi andiamo a vendere un itinerario turistico sulla visita di Assisi e della cappella o comunque della chiesa di San Francesco e l'andiamo a vendere ad Assisi, con ogni probabilità
non venderemo mai un itinerario, perché è chiaro che sarà difficile che un residente acquisterà il nostro pacchetto. Probabilmente il nostro prodotto sarà anche valido, ma non abbiamo studiato bene il mercato in cui questo itinerario deve essere venduto. È chiaro che per vendere l'itinerario ad Assisi dovremo studiare un altro territorio che non sia quello di Assisi, tanto per fare un esempio. Una volta che saremo a conoscenza dei nostri obiettivi, delle nostre potenzialità e anche criticità, del settore e del mercato in cui opereremo, dovremo stabilire una vera e propria strategia di marketing, tramite la quale raggiungere poi gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio e avere anche una sorta di feedback. Infine, verrà stabilita la struttura del management e il piano operativo, quindi tutta la serie di azioni concrete da attuare per raggiungere e realizzare il tuo progetto, il nostro progetto. Infine, attraverso l'analisi finanziaria, potremo conoscere quali sono le migliori fonti di finanziamento per la nostra attività e di che tipologia di capitali avrà bisogno la nostra attività. Questo lo vedemmo l'altra volta, quando creiamo la nostra SRL. Vi ricordate quando dicemmo il nostro business plan è fatto in questo modo? Abbiamo bisogno di capitali o di apporto di valori o materiali, perché se io devo portare 100 persone, 50 persone in pullman da Bari a San Giovanni Rotondo, ho bisogno della banca che mi dà i soldini per comprare il pullman, oppure di qualcuno che apporti personalmente il pullman. Anche quella è una forma di finanziamento, è una fonte di finanziamento. Quindi per fonte di finanziamento non dobbiamo vederla solo sotto forma monetaria, attenzione, ma comunque il business plan prescinde da una idonea analisi finanziaria. Prima di vendere nel dettaglio ogni singola fase appena descritta, è importante quindi chiarire una caratteristica del business plan. Questo documento strategico non è mai statico, lo abbiamo detto proprio all'inizio. Questo significa che una volta redatto non può essere accantonato e lasciato da parte. Di solito ogni impresa nell'arco della sua vita attraversa 3 fasi: la fase di startup, di sviluppo e di maturità. Il passaggio da una fase all'altra in via generale è stabilito dall'aumento dei ricavi e del numero dei dipendenti che lavorano per essa. A questi cambiamenti segue una maggiore delega dei compiti di gestione. Questi cambiamenti, anche auspicabili, richiedono inevitabilmente un aggiornamento del business plan, perché cambiano gli obiettivi, cambiano le strategie, cambia la vision. Basti pensare al nostro tour operator. Faccio l'esempio del mio. Il mio tour operator è nato 20 anni fa, dopo 10 anni precedenti di attività mia nel mio settore. E io inizialmente sono nato solo come tour operator outgoing, individuale. Poi ho cominciato a fare gruppi. Poi ho capito che il mio territorio in effetti è un territorio di alto appeal, sia religioso che di altro genere, business, incentive, leisure, e pian piano, aumentando il mio lavoro, come qua dice, stabilito all'aumento dei ricavi, è aumentato il numero dei collaboratori e di conseguenza è aumentato e si è diversificato anche il mio business plan rispetto a 20 anni fa. È stato modificato più volte, come vi dicevo all'inizio, per capire se era il caso di cambiare il proprio core business o comunque di aprire altri brand all'interno della stessa attività. Al più piccolo cambiamento dell'attività deve seguire un adattamento e un aggiornamento della strategia.
Per questo il business plan, se ben fatto, può essere definito un documento deve essere definito un documento dinamico e un punto di riferimento per la gestione aziendale. Al contrario di altri documenti, questo è un punto di riferimento anche se in continuo cambiamento, anzi, proprio perché in continuo cambiamento si rileva l'unico in grado di fornire una guida dettagliata ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi che via via si aggiornano e modificano al crescere dell'impresa. Attenzione, e lo vedremo anche successivamente, il business plan cambia anche se l'azienda non cambia. Perché? Perché cambia il contesto sociale esterno, cambia l'ambiente esterno. I pellegrini che oggi vengono a visitare la Basilica di San Pio sono in un numero decisamente superiore a San Giovanni Rotondo, sono in un numero decisamente superiore ai pellegrini che 20 anni fa venivano a visitare la Basilica di Padre Pio, che non era ancora santo. Quindi, pur non essendo cambiata la mia attività di tour operating, è cambiato l'ambiente esterno. E siccome la domanda esterna è cambiata, l'offerta del mio tour operator si è dovuta adeguare con una idonea strategia che ha modificato il business plan stesso. Dopo aver visto sommariamente le fasi della scrittura del business plan di un tour operator, le analizziamo adesso una ad una per comprenderne meglio l'utilità e le modalità di redazione. Executive Summary. Vi ricordate, abbiamo parlato del sommario. Riuscire a redigere un eccellente Executive Summary è condizione indispensabile per poter fare un business plan efficace. L'Executive Summary, intanto la premessa è questa, ve lo dicevo all'inizio, non esiste un modulo o un modello unico del business plan, cioè noi possiamo redigerlo come se scrivessimo un libro e quindi con la voce indice, sommario e poi le varie voci che completano e che sono forma del contenuto del business plan stesso. Quindi poi la modalità di creazione è molto libera. L'executive summary rappresenta infatti la parte più importante del business plan, rivestendo il ruolo di introduzione, lo dice la parola stessa, del documento stesso. Chi andrà a leggere il business plan della nostra impresa, dall'executive summary dovrà essere in grado di capire il nostro progetto e farsi un'idea al riguardo. Il suo valore risiede nel fatto che è la vetrina del nostro business, un po' come proprio la prima pagina del libro, la copertina. La copertina. Quindi praticamente il primo sguardo di un qualsiasi potenziale investitore ricadrà proprio sull'executive summary. Può essere paragonato, appunto, come vi dicevo prima, alla prefazione di un romanzo, che si sa è la parte di un libro che ha il compito più difficile, riuscire a catturare l'attenzione del lettore con l'intento di mantenere alta la curiosità e l'interesse nei confronti della storia e quindi dare la possibilità poi di voltare pagina. Per poter ottenere il massimo da un executive summary, questo dovrà comprendere le fondamenta del nostro progetto. Quindi questi sono i punti principali. Quindi i prodotti e i servizi che abbiamo intenzione di sviluppare e i mercati ai quali la nostra impresa intenderà rivolgersi. I prodotti e i servizi sono i nostri itinerari turistici. I mercati ai quali la nostra impresa intende rivolgersi, lo sappiamo, no? Sono i mercati religiosi, quindi i territori dove c'è più appeal di itinerari turistici religiosi.
e di Pellegrini. La chiarezza in queste descrizioni è di fondamentale importanza, in quanto stabilisce chi è, cosa fa e in che settore lavora la nostra impresa. L'ambiguità e la poca precisione rischiano di confondere e di non convincere il potenziale investitore. Inoltre, gli obiettivi stabiliti nel business plan dovrebbero essere concreti e raggiungibili. Vi ricordate la mission e la vision? Prospettive utopistiche o troppo ottimiste faranno sicuramente perdere di credibilità al nostro progetto. Ad esempio, pensare di conquistare un mercato molto concorrenziale in tempi veloci e con poche risorse è infatti sintomo di scarsa competenza e di certo non invoglierà potenziali investitori a scegliere la nostra impresa. Fornire le spiegazioni delle variazioni dei trends degli andamenti di crescita, in particolar modo se la nostra impresa viene da mercati o da periodi molto statici in cui non ci sono state variazioni rilevanti in termini di crescita, dovremo spiegare e motivare queste situazioni. Descrivere quindi con precisione e chiarezza i cambiamenti del mercato o della nostra azienda e illustrare le motivazioni è molto importante ed è quello che io vi ho appena detto in base al cambiamento della domanda turistica di Pellegrini sul mercato San Giovanni Rotondo negli anni. La mia azienda non è cambiata, ma è cambiata la domanda. La mia offerta si è dovuta adeguare di conseguenza. Quindi descrivere con precisione e chiarezza i cambiamenti del mercato o dell'azienda e illustrarne le motivazioni è molto importante. Evitare gli slogan. Il business plan può rappresentare un bigliettino da visita della nostra impresa, ma non è sicuramente una campagna pubblicitaria, anche perché poi all'interno del business plan ci sarà la sezione dedicata al marketing e alla promozione. Anche nel caso in cui pensassi che il nostro prodotto possa essere il migliore del mercato, dovremo motivare questo pensiero in maniera oggettiva e pragmatica, illustrandone le caratteristiche e i dettagli più rilevanti. Qui stiamo parlando dell'executive summary, non è uno slogan. Dare priorità alla qualità, anche se il business plan può spaziare dalle 30 alle 50 cartelle. Ricordiamoci che una cartella corrisponde a 30 righe di testo, per un totale che va dai 1800 ai 2000 caratteri, spazi inclusi, e rappresenta un'unità di misura editoriale. Questo è obiettivo per qualsiasi business plan. L'executive summary non dovrebbe superare le 3 cartelle, in base alla complessità della nostra impresa. Questo perché è la prima impressione quella che conta, che dà l'input maggiore per proseguire o no su una determinata strada. Noi dobbiamo sempre considerare che il nostro business plan lo vedrà un investitore. Non è quindi scrivendo un executive summary enciclopedico che otterremo l'attenzione e la fiducia del nostro appunto potenziale investitore, piuttosto inserendo in maniera chiara, dettagliata e concisa tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sceglierci in mezzo a tanti altri competitor. Tutto ciò a cui dovremo fare attenzione nella redazione del nostro executive summary sarà quindi di inserire affermazioni solo se supportate da dati, usare un linguaggio professionale e puntuale, controllare che i numeri presenti siano corretti e in grado di sciogliere ogni dubbio. Il testo dovrà essere redatto in maniera lineare, senza errori ovviamente, per confermare la professionalità e la competenza della nostra impresa. Quindi, come vi dicevo, la creazione del business plan di un tour operator è molto complessa. L'executive summary deve essere, poi ci fermiamo, deve essere redatto tenendo a mente che il potenziale investitore sa che non è oro tutto ciò che luccica e che spesso business plan troppo perfetti e appariscenti vengono percepiti con diffidenza, perché potenzialmente futili e di conseguenza uno spreco di risorse finanziarie. Punto molto importante, secondo me uno dei più importanti,
deve essere redatto alla fine. Ma come? Abbiamo detto che l'executive summary è il sommario, la prefazione, sì, la prefazione è all'interno del business plan, ma viene redatto all'ultimo. E lo dice appunto, anche se l'executive summary verrà posto all'inizio del nostro business plan, come l'introduzione di un romanzo, se ne consiglia la stesura solo una volta che abbiamo ultimato tutto il documento. Questo perché solo alla fine potremo avere tutte le informazioni riguardanti il nostro progetto e una visione di insieme più concreta e consapevole. Un po' come quando ci insegniamo a scuola a fare il riassunto. Non è impossibile fare il riassunto di un testo se prima non lo leggiamo e non lo comprendiamo tutto. Quindi redigere l'executive summary prima di avere terminato la stesura del business plan potrebbe portarci a scrivere, anzi, ci porterebbe a scrivere informazioni incomplete e non utili. Solo alla fine e di conseguenza nessun investitore valuterà idoneamente il nostro progetto. Business plan. Solo alla fine potremo conoscere davvero quali sono i dettagli del nostro progetto e trascriverli nell'executive summary nel migliore dei modi possibili. Quindi, se l'executive summary viene redatto come ultima sezione del nostro business plan, la descrizione dell'impresa diviene in automatico la prima parte da scrivere e riguarda proprio una spiegazione approfondita della nostra impresa. Con questa sezione si apre la parte centrale del business plan, quella più corposa e più concreta, che ha il fine di presentare in maniera chiara, univoca e precisa la natura della nostra azienda, il nostro scopo e illustrarne le caratteristiche. Torniamo qui indietro, così facciamo un po' di riassunto, di executive summary. Quindi abbiamo parlato, così poi ci fermiamo, il business plan di un tour operator di un'agenzia di viaggi. Abbiamo detto dunque che non vi è un modulo unico per tutti i tour operator, per tutti i progetti, ma ogni tour operator si crea il proprio business plan in base a quello che è il proprio core business, a quello che è il prodotto, servizio da offrire. Quindi creare il business plan è un passaggio fondamentale che può avvenire in fase startup, ma di startup aziendale, ma non solo. Così la prima scelta da fare è avere un target di riferimento, capire a chi dedicarsi, se scegliere un mercato di massa o di nicchia, abbiamo preferito il mercato di nicchia, il budget, la sede in base al budget disponibile, i vari adempimenti burocratici e poi abbiamo capito che il business plan deve avere almeno alcune sezioni fondamentali, una sintesi introduttiva del progetto, che è quella che abbiamo appena visto, una descrizione del progetto e dell'impresa. Quindi siamo arrivati al secondo punto, alla seconda sezione importante, fondamentale, principale. Il business plan abbiamo capito che deve incorporare diverse finalità, deve essere una guida strategica, avere le informazioni essenziali, darci la possibilità di reperire finanziamenti, promuovere i rapporti con i potenziali partner e degli obiettivi di breve, medio e lungo termine. Abbiamo capito che non esiste un modello unico, ma che però ogni modello standard, ogni business plan deve comunque avere delle parti imprescindibili da rispettare per la sua redazione, che sono queste: l'executive summary, quindi un sommario generale, la descrizione dell'impresa, dove siamo arrivati ora. Quindi abbiamo descritto l'executive summary, abbiamo capito che intanto il business plan lo si può fare in tutte le fasi di un'attività.
è che l'executive summary è la parte principale iniziale di un business plan, un vero e proprio prefazione di un romanzo, il vero e proprio sommario, che l'executive summary deve comprendere le fondamenta del progetto, fornire le spiegazioni dei trends, dare attenzione agli andamenti, evitare gli slogan, dare priorità alla qualità, all'essenziale ed essere soprattutto redatto alla fine. Adesso siamo arrivati appunto alla descrizione dell'impresa, il secondo punto principale. Come dicevamo, se l'executive summary viene redatto come ultima sezione del nostro business plan, la descrizione dell'impresa diviene in automatico la prima parte da scrivere, riguarda proprio una spiegazione approfondita della nostra attività. Con questa sezione quindi apriamo quella che è la parte centrale del business plan. Si parte dalla mission, che già l'altra volta avevamo visto in maniera, diciamo, superficiale. L'obiettivo ultimo della nostra impresa, che non potrà mai essere soltanto fare denaro, e si passa per l'esposizione degli obiettivi di lungo, medio che breve termine, dei punti di forza, di debolezza, dei fattori di successo, fino ad arrivare a informazioni più generiche quali la tipologia di impresa, quindi proprio l'SRL, la data di costituzione, i cambiamenti subiti, previsti dalla forma giuridica della società, gli attuali investitori, gli amministratori, l'intero organigramma, con tutte le figure che partecipano alla vita di impresa. Purtroppo sì, dobbiamo dire tutto all'interno del business plan. Questa sezione dovrà quindi spiegare la tipologia di impresa, industriale, commerciale, vedete, il mercato di riferimento e la sua posizione all'interno di questo mercato. Quindi voglio entrare nel mercato di riferimento degli itinerari religiosi e io, chiaramente una forzatura, ne ho chiusi 20 negli ultimi 10 anni. Quindi la mia azienda è, diciamo, agli inizi di questo lavoro, oppure riveste già una vantata esperienza pluriennale. Inoltre, in questa sezione vengono spiegati anche gli obiettivi prefissati, che dovranno poi essere realistici e realizzabili, non come abbiamo visto prima, ma al tempo stesso interessanti e tanto da attrarre potenziali investitori. Per rendere più semplice la redazione di questo capitolo del business plan devono quindi essere presenti i seguenti punti. Il settore in cui opera l'azienda. La descrizione quindi dovrà includere un'introduzione generale e una parte più dettagliata, in cui viene descritto in maniera più approfondita il settore di attività. Lo stile di scrittura dovrebbe essere originale e in linea con il settore dell'impresa, cioè dobbiamo far capire che siamo esperti di questo settore, così appunto da rendere chiaro fin da subito l'ambito e l'ambiente in cui opera la nostra attività. Obiettivi dell'impresa. Gli obiettivi dovrebbero essere specificati in maniera chiara, dovrebbero includere anche gli obiettivi finanziari e ogni tipo di dettaglio di nostra conoscenza, i ricavi, il ROI fondamentale come abbiamo visto prima, e le key performance, cioè gli indicatori chiave del nostro settore, caratteristici della nostra impresa e del settore in cui noi operiamo. I fattori critici di successo della nostra impresa. Questi non rappresentano chiaramente i nostri obiettivi in quanto imprenditori, bensì fattori che ci permetteranno di raggiungerli. Questo punto dovrà includere le caratteristiche specifiche del management, dell'organizzazione aziendale, cioè proprio i nomi, i cognomi, i nostri ruoli, l'età, oltre che dei nostri prodotti che nel corso del tempo hanno contribuito o si prevede contribuiranno al successo della nostra impresa. I successi già raggiunti e i punti di forza della nostra impresa. In questa sezione spiegheremo se è nostro intento continuare a capitalizzare e investire su quegli aspetti e sui punti di forza che in passato hanno dato successo alla nostra azienda o se intendiamo dare il via a nuove iniziative. Appunto, come vi avevo detto poc'anzi, l'esempio del mercato religioso
e poi il mercato del turismo sportivo, che siano esse complementari o addirittura alternative a quelle passate, magari basate su nuove competenze acquisite o su un utilizzo differente di quelle già possedute. Le difficoltà e i punti di debolezza della nostra impresa. Elencare e spiegare quelle che sono le debolezze della nostra attività non è mai semplice e richiede il giusto grado di oggettività e delicatezza. I punti di debolezza sono quelli che minacciano ogni giorno il successo della nostra attività e per essere identificati hanno bisogno di essere monitorati costantemente, così da poter essere poi contenuti o addirittura eliminati. Sta all'intelligenza e all'intuito dell'imprenditore capire che non tutti i punti di debolezza possono essere eliminati, quindi dovremo essere in grado di capire quali sono le priorità per la nostra impresa, quali debolezze sia meglio affrontare e superare, quali invece non sono altro che il risultato di un compromesso strategico che porterà a ottimi risultati, fermo restando che quello che oggi per la nostra attività può essere una minaccia, potrebbe essere domani un'opportunità. Comprendere, ricordiamoci questo punto quando poi andremo a analizzare l'analisi SWOT. Comprendere se un obiettivo è vantaggioso nonostante le debolezze. È possibile, di solito si utilizza il calcolo dei costi-benefici davanti a una specifica scelta strategica. Descrizione dei prodotti e dei servizi. Passiamo quindi a quello che era il terzo punto. Dopo aver effettuato una precisa e attenta disamina della nostra impresa, non ci resta che elencare quelli che sono i prodotti o i servizi che offriamo sul mercato, quindi i nostri itinerari turistici religiosi. In questa sezione non dovremo semplicemente descrivere il nostro itinerario, ma dovremo addirittura anche specificare le caratteristiche e soprattutto le prospettive per il futuro, cioè far capire al finanziatore dove vogliamo arrivare con questi itinerari. Indispensabile chiarire fin da subito se questi prodotti o servizi sono già presenti sul mercato e quindi vengono già commercializzati, sono pronti per essere immessi sul mercato. In questo caso viene indicare anche la data di lancio, avete visto come abbiamo detto prima, o se sono ancora in fase di progettazione ed elaborazione. In questo caso è bene indicare il time to be market, cioè quando saranno pronti, quindi il lasso di tempo necessario affinché si possa ottenere il prodotto finito da commercializzare. Una volta specificato questo, bisogna fare un elenco di ciò che differenzia il nostro itinerario da altri già presenti sul mercato o nella nostra stessa categoria e i vantaggi competitivi che questo prodotto è in grado, servizio è in grado di assicurare. Analisi del mercato e dei competitor, altro punto importante. Analizzare il mercato e il settore in cui la nostra impresa intende operare non solo ci permetterà di capire come devono essere riportate e ripartite le risorse, ma ci consentirà anche di riprodurre l'ambiente all'interno del quale l'azienda deve operare. Potremo così definire i vantaggi competitivi, i fattori critici di successo e le minacce principali. Con una visione ampia del mercato potremo conoscere cosa ci riserva l'ambiente in cui la nostra impresa opera. Effettuare un'analisi del settore, quindi del mercato, potrebbe non essere semplicissimo. Una volta effettuata l'analisi dei competitor, potremo poi procedere con l'analisi di mercato vera e propria, che comprende l'acquisizione e l'elaborazione dei dati indispensabili per riprodurre l'ambiente in cui l'impresa opera o andrà ad operare. L'analisi di mercato pone l'accento su quei nodi chiave quali fattori decisionali che portano alla scelta di acquisto di potenziali clienti e altri dettagli che si modificano in base al tempo e al budget disponibile.
La difficoltà maggiore nella stesura di un'analisi di mercato efficace per un'impresa che si pone come obiettivo la redazione di un business plan è accedere a dati precisi e univoci, in grado di descrivere in maniera profonda il mercato. Fermo restando, come abbiamo detto prima, il business plan deve essere ricco di contenuti di dati obiettivamente verificabili. E qui siamo poi all'ulteriore punto, uno dei più importanti, le strategie di marketing. Già le abbiamo accennate l'altra volta. Nella sezione della strategia di marketing si esporranno tutte le linee guida che l'impresa ha intenzione di seguire nel medio-lungo periodo, ma anche nel breve, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sarebbe impossibile redigere un business plan senza tenere in considerazione quelle che sono le linee guida da rispettare per ottenere quanto prefissato. Per stabilire quelle che saranno le strategie necessarie al raggiungimento degli obiettivi della nostra impresa, si dovranno considerare le analisi di settore e di mercato. Per questo è importante che siano redatte con precisione e affidarsi anche a delle guide utili e professionali o anche potenzialmente a dei consulenti esterni. Con questi dati a disposizione potremo definire le nostre leve del marketing, conosciute anche, come abbiamo visto l'altra volta, con le 4P, 4 Product, Place, Price, Promotion, quindi prodotto, place, il canale di vendita, il prezzo e le attività promozionali. E le attività promozionali, appunto, dicevamo. Prodotto, quando parleremo del prodotto o servizio, non dovremo fare semplicemente una descrizione fisica e concreta, ma dovremo includere anche i vantaggi immateriali che il nostro prodotto o servizio offre al cliente. Quindi, quando andremo a descrivere il nostro itinerario turistico, non lo dovremo descrivere all'interno del business plan come un semplice itinerario di spostamento, cioè io porto il mio cliente da Bari a San Giovanni Rotondo. No, dovremo specificare i vantaggi immateriali, la valenza. Vi ricordate all'inizio quando abbiamo detto il tour operator che si occupa di itinerari religiosi deve avere anche conoscenza delle Sacre Scritture. Quindi noi dovremo trasmettere nel nostro itinerario quei vantaggi immateriali, quell'avviamento, quella valenza non documentabile fisicamente, che questo servizio offre al pellegrino, tale da distinguerci dai competitor. Ma dovremo specificare poi la linea di appartenenza, se è presente un servizio di assistenza post-vendita, una garanzia, il prezzo. Per stabilire il prezzo al quale il nostro prodotto o servizio viene venduto, dovremo tenere in considerazione i costi fissi e variabili, ma anche i prezzi praticati dai competitor, le politiche di prezzo, eventuali sconti e infine tempi e modalità in cui verrà effettuato il pagamento. Ricordiamoci di questi punti, soprattutto tenere in considerazione i costi fissi e variabili della nostra azienda, ma anche quella dei competitor, quando andremo a parlare delle politiche di vendita, altro punto presente nel nostro programma. Le politiche di vendita le studieremo con il break-even point. Mentre le leve del marketing sono delle vere e proprie leve tecniche di vendita a tutti gli effetti. Punto di vendita distribuzione, place, meglio territorio. In questa sezione dovremo specificare nel business plan le modalità in cui il nostro prodotto viene distribuito. Se sono presenti dei punti di vendita diretti, le nostre agenzie di viaggio, le nostre associazioni, se sono le nostre piattaforme online, se invece sono previsti intermediari, se è possibile
la distribuzione online e se questa è già presente. Se è già presente, attraverso quali canali attivi. Quindi se sul nostro sito solo o attraverso broker, Booking, Expedia o altri. Promotion. Ogni prodotto, in questo caso itinerario, ha bisogno della giusta dose di promozione per entrare in un mercato e diventarne protagonista. Per questo è importante stabilire una ottima strategia promozionale. Vi ricordate all'ufficio stampa e comunicazione? Che permette al cliente di capire il reale valore del nostro prodotto, di sentirne il bisogno. In questa sezione dovranno quindi essere racchiuse tutte quelle attività di comunicazione, pubblicità, pubbliche relazioni, stampa, che hanno come obiettivo quello di avvicinare il nostro itinerario al mercato, ma anche e soprattutto di far avvicinare il mercato al nostro itinerario. Attenzione a questa frase, ma anche e soprattutto di far avvicinare il mercato al nostro prodotto. Una volta stabilite e programmate le 4 P del marketing mix, sarà possibile fissare quali saranno le attività di marketing concrete sulle quali concentrare la nostra impresa. Queste attività verranno poi raccolte in quelle che definiremo il piano di marketing. Il piano di marketing ovviamente è svolto da quale ufficio? Dall'ufficio marketing. Struttura organizzativa. Tutto questo è ancora il business plan. Descrivere e impostare una struttura organizzativa efficiente è di fondamentale importanza se si vogliono ottenere dei buoni risultati dell'attività della propria impresa. Non importa infatti appunto il settore in cui operiamo, quanto questo sia grande, quanto grande sia la nostra azienda. A fare la differenza sono sempre le persone che lavorano al nostro interno, quindi l'organigramma. Potremmo avere, la migliore idea di business, redigere un business plan perfetto, ma se l'attività poi non verrà amministrata da manager all'altezza, non potrà che rivelarsi fallimentare. Un po' come le sinergie degli uffici a cui facevamo riferimento prima. Allo stesso modo, la presenza di un management preparato e ben organizzato è importante anche per dare un'immagine dell'azienda solida e di valore in grado di invogliare i potenziali investitori a scegliere. Insomma, in questo caso l'abito fa davvero il monaco. Spesso infatti questi valutano le proposte di prodotti e le idee innovative, ma la scelta definitiva viene presa tenendo in considerazione anche le qualità e le capacità del team preposto a svilupparle. Definire in maniera chiara quindi l'organizzazione e la struttura del management permette di individuare le funzioni e le responsabilità dei vari collaboratori. Per questo quindi verranno inseriti all'interno del business plan tutti i membri della struttura organizzativa con i relativi curriculum, che permetteranno di individuare la persona giusta per ogni ruolo da ricoprire. Nel caso in cui la struttura del TO fosse molto complessa, si potrebbe addirittura pensare di presentare un organigramma che chiarisca la sua organizzazione. E arriviamo a quelli che sono i 2 punti ultimi e importanti del business plan. Il piano operativo, successivamente vedremo quello finanziario. Il piano operativo o piano di realizzazione è una sezione apposita del business plan nella quale vengono espressi nel dettaglio sistemi e modalità per la realizzazione dei prodotti o itinerari o la fornitura dei servizi. Fino ad ora abbiamo solo parlato, adesso spiegheremo come attueremo e in che forma creeremo i nostri itinerari turistici. Questo è il punto in cui si definirà il modus operandi, in cui avviene il passaggio dalla teoria alla pratica, come l'idea di impresa potrà concretizzarsi ed entrare a far parte del mercato, a tutti gli effetti in maniera proficua. In questa sezione si deve cogliere l'occasione di dimostrare le proprie competenze da imprenditore, di portare l'idea e la vision alla loro realizzazione effettiva. Come? Scrivendo, materialmente dicendo, che, come quello che avevo detto prima,
il consulente e il tecnico della consulenza, chiamiamolo così, no? Pastorale, come ho detto prima, liturgica, andrà, comunicherà, redigerà gli itinerari dopo esserli consultato, quindi in concerto con quella che è la pianificazione e la programmazione dell'anno sociale degli eventi della diocesi. Successivamente si riunirà con il management operativo e con il promoter per la realizzazione dell'itinerario. Solo successivamente alla sua convalida questi itinerari passeranno in mano all'ufficio marketing, che provvederà alla redazione del catalogo, all'ufficio stampa che lo stamperà e lo divulgherà, lo commercializzerà, e il promoter andrà in giro per le agenzie di viaggio, per gli enti, a formare e trasmettere la valenza dell'itinerario Cristo. Quindi tutto questo piano operativo noi dovremo scriverlo nel dettaglio. Più dettagliati siamo, ovviamente più possibilità abbiamo di fare colpo su un potenziale finanziatore esterno. Scusate, intanto mi fermo. Il piano operativo considera tutti quei processi che si definiscono a breve termine, solitamente processi che si svolgono nell'arco di una giornata lavorativa, e quegli obiettivi generali, le pietre miliari, a cui punti nel medio e nel lungo periodo, che saranno impostate appunto come punti di riferimento, come benchmark, così da poter verificare a mano il successo della nostra idea e della nostra realizzazione. In questa sezione è fondamentale far capire di possedere le competenze necessarie ad affrontare tutti i problemi che potrebbero presentarsi nel corso della produzione. Per questo è importante descrivere dettagliatamente tutte le difficoltà a cui può andare incontro con la nostra attività di impresa e proporre soluzioni fattibili, utili a risolvere e superare queste criticità. Successivamente redigeremo il piano economico-finanziario. Il capitolo dedicato all'analisi finanziaria è sicuramente uno dei punti più critici della stesura del business plan. Per rendere più semplice quindi la redazione di questa sezione si può cercare solo di rispondere a una serie di domande. Spesso ci si fa aiutare da consulenti fiscali o finanziari per poterlo redigere, anche perché bisogna rispondere a quelle che sono queste domande: qual è il costo reale da sostenere per la realizzazione dell'impresa, quindi si andrà a redigere un vero e proprio piano di costi. Per sostenere questo costo mi autofinanzio o cerco altre fonti di finanziamento? In quanto tempo potrò ottenere il finanziamento? In quanto tempo riuscirò a pagare i finanziatori? Sono tutte domande. Compilare appunto questa parte del business plan richiede delle competenze particolari, perché anche se si tratta di domande semplici, le risposte sono sicuramente molto più complicate. Proprio per questo, come dicevo prima, ci si affida a dei consulenti specializzati. Questo capitolo influirà molto sulla scelta del potenziale investitore, perché mette in mostra le nostre reali capacità di far funzionare la nostra idea e di raggiungere il nostro obiettivo. L'analisi finanziaria però non aiuterà soltanto a trovare i finanziatori, ma anche a comprendere in effetti se si hanno abbastanza risorse finanziarie per coprire tutte le spese necessarie ad avviare la nostra attività. Una volta compreso come fare business plan, non ci resta che metterci all'opera per redigere questo documento strategico di supporto per la nostra attività di impresa. Abbiamo chiaramente finito, concluso il programma relativo al business plan, alla redazione del business plan di un tour operator o di un'agenzia di viaggi, in principal modo dedita alla creazione di itinerari turistici religiosi, ma non solo, perché come avete potuto vedere il layout di business plan tour operator, bene o male,
sono identici. Poi ognuno prende la propria forma in base a quello che è il core business aziendale e lo si fa a forma, immagine e somiglianza di quella che è proprio la propria attività principale. Adesso ci riagganciamo agli elementi di tecnica commerciale del turismo che avevamo visto alla fine della scorsa lezione, ma che non abbiamo potuto anche vedere nel dettaglio, un po' per tempo, ma un po' perché andavano visti necessariamente prima questi concetti. Noi adesso siamo in grado, scusate un attimo l'interruzione, ma nei 40-45 minuti che ci restano del tempo, nel nostro programma adesso noi siamo in grado di aver capito come si crea un'azienda, come si crea un SRL, gli adempimenti burocratici, gli elementi di tecnica turistica, tecnica commerciale, gli elementi di trasporto, l'organizzazione interna di un tour operator prettamente religioso. Abbiamo visto la creazione del business plan, qualora noi volessimo magari creare questo tour operator grazie a delle fonti di finanziamento esterne. Adesso andremo a toccare gli ultimi punti che sono prettamente commerciali e che più si attengono a quell'ufficio che si chiama Ufficio Marketing and Communication, ovviamente è promotion. Quindi cercheremo di capire quali sono le tecniche di vendita, le leve di vendita, per poi arrivare alla vendita del pacchetto turistico, quindi al contratto turistico e all'emissione del voucher, che è il punto finale della nostra lezione. Abbiamo una mezz'oretta, lo faremo anche abbastanza velocemente e poi se qualcuno vorrà fare delle domande, aprire un dibattito, delle perplessità, risponderemo, altrimenti ci saluteremo. Riprendiamo il discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa, magari qualcuno era assente o era più stanco. Il turismo, che cos'è il turismo? Abbiamo visto che il turismo, lo facciamo in maniera più veloce, è l'insieme delle attività delle persone che effettuano uno spostamento al di fuori dell'ambiente abituale per almeno 24 ore. Quindi il turista è colui che pernotta fuori, altrimenti viene chiamato, definito escursionista. Beh, il mercato turistico non è altro che il mercato che viene definito quel mercato che si incontra con lo scontro, scusate il gioco di termini, tra la domanda e l'offerta. Quindi è l'insieme degli scambi di beni e servizi turistici originati dall'incontro tra la domanda e l'offerta. La domanda, la quantità di beni e servizi che ci vengono richiesti, l'offerta è la quantità di beni e servizi che le aziende sono disposte a cedere a un certo prezzo in un dato momento. Vado veloce sugli argomenti che abbiamo visti, poi mi soffermo pian pianino su quelli che non abbiamo ancora visto. Quindi il mercato turistico è un mercato in espansione per i seguenti eventi: cambiamenti politico-sociali, la crescita economica. Abbiamo visto già il mercato turistico, anche quello religioso, come è diverso pre-pandemia e post-pandemia. Il cambiamento dei prezzi e anche dei climi. Cambia la domanda, di conseguenza l'offerta si adegua. Chi non riesce ad adeguarsi è fuori dal mercato. L'imporsi del nuovo internet. La caratteristica della domanda turistica. La domanda turistica è elastica, cioè cambia in base, lo abbiamo appena detto, a fattori economici, di instabilità politica e sociale, le guerre, lo stiamo vedendo con la Russia e l'Ucraina, demografici, ambientali, il clima. Il mercato turistico è un mercato in espansione, sempre per i seguenti eventi e cambiamenti:
la diversificazione dell'offerta, il rimborso del ruolo interno, lo abbiamo visto prima. La domanda turistica è stagionale perché in qualsiasi territorio del globo tende a stagionalizzarsi. Chi è in grado di coprire con la propria offerta l'intero globo ne destagionalizza la stessa domanda. L'offerta chiaramente è rigida. Perché è rigida? Non perché non possa cambiare, ma perché deve adeguarsi alla domanda. Quindi se io ho 10 camere in albergo, la mia offerta è necessariamente rigida. Ho 10 camere. Ora, la mia capacità a venderla tutte e 10 o 5 si deve plasmare in base a quella che è la domanda in un determinato periodo. E quindi devo utilizzare quelle che sono le leve commerciali, le tecniche di vendita per far sì che la domanda si incontri con la mia offerta e riempire quella che è la mia offerta di prodotto o servizio turistico che è rigida, non è elastica. L'offerta turistica è composita perché è fatta da tante componenti, andiamo avanti, variabile, chiaramente nel tempo, anche un po' come la domanda, può tendere a variare. Adesso veniamo a quello che è un piano che si integra con il business plan che abbiamo visto prima e che un management aziendale deve necessariamente svolgere, forse prima ancora di creare il business plan, che è il PAS, il piano di azione strategico. È un documento che definisce obiettivi, indirizzo e tappe di sviluppo di un'impresa. È assolutamente auspicabile che ogni impresa abbia il suo piano di azione strategica e che ne tragga un vantaggio competitivo e organizzativo. Quindi attenzione, abbiamo parlato del business plan, il business plan avviene in un momento già successivo a quello principale, che è quello in cui noi abbiamo avuto l'idea imprenditoriale. Dall'idea imprenditoriale noi abbiamo una vision, cioè gli obiettivi che vorremmo raggiungere nel lungo termine. Dopo la vision abbiamo la mission, cioè la realizzazione della vision attraverso la mission, cioè le opere messe in opera per raggiungere quella vision attraverso un piano di azione strategico. Infatti vedete, la proiezione, la vision non è altro che la proiezione di uno scenario futuro che rispecchi i valori, gli ideali, le aspirazioni. Una vision descrive il cosa e il perché per tutto quello che facciamo, dove vorremmo essere fra 5-10 anni. La mission invece descrive cosa faremo oggi per poter essere un domani nella vision, per poter realizzare la nostra vision. E qui entriamo, ecco, fino alla scorsa volta eravamo arrivati proprio qui, e qui entriamo nel vivo degli elementi, delle tecniche di vendita. Abbiamo parlato prima delle 4P, ve lo ricordate? Il prodotto, il place, la promotion, la distribution e il price. Il marketing mix, intanto dicevamo già l'altra volta che è difficile, se non impossibile, dare una definizione obiettiva di marketing. A me piace vedere il marketing in questo modo. Sono tutte quelle politiche di vendita che il management aziendale attua all'interno della propria azienda per poter soddisfare le esigenze del mercato e di conseguenza il proprio revenue management, quindi i propri obiettivi. Ovviamente, quali sono le leve del marketing? Tecnicamente storicamente vengono definite marketing mix. Può essere definito come il kit di strumenti che il management può usare per svolgere il proprio lavoro. Questo kit consiste di 4 elementi. L'abbiamo visto prima: prodotto, prezzo, comunicazione, che altro non è che la pubblicità, distribution, place, quindi territorio. Il marketing mix offre un approccio che assicura che tutti gli elementi della strategia di marketing
Siamo nel punto delle tecniche di vendita rispetto al nostro programma, siano gestiti in modo semplice ma coordinato. Attraverso questi elementi si può descrivere l'essenza di qualsiasi ogni strategia di marketing. Le variabili che tradizionalmente costituiscono il marketing mix abbiamo visto essere le cosiddette 4P, le 4P, Ps, teorizzate da Jerome McCarthy negli anni 50 del Novecento. Con il passare degli anni, seppur questo metodo si sia rivelato molto efficace, con il mutare della società occidentale, di conseguenza delle regole del mercato, si è iniziato a sentire l'esigenza di tenere in considerazione altri elementi, oltre ai canonici 4. Le 4P sono state quindi portate prima a 5 con l'introduzione del concetto people e poi a 7 con l'introduzione dei concetti percezione e processo. Con l'elemento persone si vogliono indicare tutte le persone appartenenti alla medesima nicchia di mercato. È infatti molto importante mettere esattamente a fuoco a chi si vuole parlare. Immaginiamo il nostro itinerario religioso, i pellegrini. Chi si vuole raggiungere con il nostro itinerario e con i servizi rappresentati dal nostro brand. Quindi people. L'organizzazione di un'azienda ha una forte influenza sul servizio offerto. Ottimizzare i processi è il sesto punto del marketing mix ed è ciò che consente di offrire servizi di qualità minimizzando le spese. Quando si parla di processi da ottimizzare si intende qualunque processo aziendale, dal ciclo produttivo al sistema retributivo al funnel di vendita. Il costante monitoraggio e la continua ottimizzazione dei processi interni dell'azienda può garantire una maggiore marginalità e di conseguenza determinare un aumento del guadagno dell'azienda stessa. L'ultimo punto riguarda su come è percepito, la percezione, il servizio erogato dall'utente finale. La valutazione di ciò che pensa il cliente al quale è stato erogato un servizio venduto, un prodotto essenziale, per poter creare un'immagine positiva nelle menti dei clienti. Spesso, soprattutto sul web, le persone cercano prove, testimonianze, recensioni, prima di acquistare un prodotto affidandosi a testimonianze di terze persone. Persone che hanno già interagito con l'azienda che lo commercializza. Questa è la reputation, ma vorrei fare uno spin-off e parlare di brand. Io non so se quanti di voi hanno sentito parlare di brand reputation, brand identity. Ecco, questo è proprio il punto che ci spiega quali sono gli sforzi che il management deve avere nella promotion, quindi nel promuovere il proprio itinerario, l'esperienza, affinché chi la avverta, l'utente finale, abbia una valutazione di ciò che pensa e quindi abbia un'immagine positiva nella sua mente della nostra azienda. Quella è una brand reputation. Ovviamente una brand reputation della nostra brand identity. Quindi siamo stati capaci tramite il marketing mix, tramite le nostre tecniche e politiche di vendita, di creare nell'immaginario del cliente una valutazione aziendale, quindi un'identità aziendale positiva nella loro mente. E quindi abbiamo creato un'identità aziendale e anche una reputazione del nostro prodotto, non solo della nostra identità. Quindi ecco che si chiama mix, perché ogni leva è mixata insieme alle altre, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti, sì, ma anche quelle della nostra azienda, chiaramente. Nel 93, attenzione ora, perché introdurremo un concetto che prima abbiamo visto e vi ho detto di ricordarvi di una frase particolare. Nel 93, Robert Lodborn, meglio noto come il pioniere della communication, quindi ve lo ricordate? Ufficio stampa, communication, integrata al marketing e coautore del bestseller Integrated Marketing Communication, propose una classificazione degli elementi tipici del marketing
esperienziale, l'esperienza, spostando il focus da seguire dalla visione dell'impresa a quella del cliente, dando la vita alle 4C. In pratica, secondo questa teoria, la trasformazione da 4 a C fu la seguente: consumer al posto del prodotto, cost in sostituzione di price, communication preso il posto di promotion e convenience preso il prezzo di place. Attualmente io, titolare di un tour operator, sposo molto di più questa nuova formula di marketing mix. Personalmente preferisco sposare le 4C, adesso vi spiegherò il perché, anziché le 4P. In base a questa teoria si può riuscire a porre l'attenzione sulla soddisfazione del cliente o sul target da soddisfare, a valutare i costi sostenuti dal cliente per acquistare un prodotto rispetto a quello della concorrenza, ad ampliare con le pubbliche relazioni il viral marketing e ogni genere di integrazione tra azienda e cliente, il concetto di promozione. Perché ho preferito questa strada? Perché anticamente l'offerta imponeva il prodotto al consumatore, e possiamo parlare di itinerari turistici come anche di biscotti, quindi, o di autovetture. Le concessionarie producevano quel modello di macchina e quel modello di macchina tu potevi comprarti se volevi, altrimenti pazienza. Era una dottrina, a mio modo di vedere, sbagliata, ma purtroppo era nata in quel modo. Cosa ci ha fatto cambiare nel tempo? Poi l'idea è, oggi noi veniamo definiti come la società del consumismo. Ma perché? Perché in realtà non abbiamo altro che seguito il naturale corso della evoluzione della specie, io tendo a definirla. Perché devi creare un biscotto che a me non piace? Non sarebbe meglio che tu producessi un biscotto che a me piace? Basterebbe che ti informassi. Ed ecco perché noi oggi siamo potenzialmente invasi da una marea di sondaggi che cercano di sapere in ogni minuto e secondo della nostra vita i nostri gusti. Perché? Perché si è ribaltato tutto. Il marketing mix non è più le 4P, ma sono le 4C. Non è più il place to market, ma è il customer care. Il customer è al centro del mercato, quindi il cliente è al centro del mercato. E io, prima di produrre il biscotto o l'itinerario turistico, chiedo prima al cliente: dove ti piacerebbe andare? A San Giovanni Rotondo. Come ti piacerebbe andare? Con il pullman. Dove ti piacerebbe dormire? In un 4 stelle. Su 100 persone, a 90 persone piacerebbe l'itinerario fatto così. Lo creo. Di conseguenza, come potete vedere, si ottimizzano i costi aziendali. Vediamo prima. Costo in sostituzione di prezzo. Perché il prezzo, che è una delle leve del marketing e tecniche di vendita, mentre prima rappresentava l'offerta rigida, oggi il prezzo si allinea in base a quello che è il costo che l'azienda sostiene per creare l'itinerario turistico. Prima io non partivo nemmeno dal costo, creavo l'itinerario a San Giovanni Rotondo, mi costava 1000, lo vendevo a 2000 sul mercato che non era responsive, non era ancora maturo, magari 2000 li avrebbe spesi per andare a Lourdes, perché non mi ero informato prima. Invece, se avessi messo il cliente al centro del mercato, quindi il consumer al posto del prodotto, avrei chiesto prima a lui mi avrebbe detto: va bene San Giovanni, ma sono disposto a spendere 1000. Io, in base a quella spesa, avrei ottimizzato i costi aziendali in sostituzione del price. La comunicazione, prima ancora della promozione: non ti promuovo l'itinerario, comunico con te per capire se quell'itinerario può piacerti. Poi magari ci faccio anche
la pubblicità, anche i costi stessi della pubblicità, ridotti, perché io so che tanto sarà una pubblicità che avrà appeal, non dovrò violentare, forzare il mercato, ma sono figlio della scelta del mercato. Di conseguenza, convenience al posto di place. L'analisi SWOT. Questa analisi è un'analisi di cui prima io vi parlavo e che si trova all'interno del business plan. La affrontiamo ora perché adesso abbiamo le idee più chiare per poterla comprendere. SWOT è l'acronimo dei termini in inglese che significa strength, weakness, opportunities and threat. Vi ricordate quando io prima avevo detto attenzione, perché quello che oggi per noi rappresenta una minaccia, domani potrebbe essere anche un'opportunità. La SWOT analysis riassume dove siamo ora e ci fornisce idee su cosa sia necessario concentrarsi. È un'analisi che viene fatta principalmente in corso d'opera aziendale, quando il management chiede all'ufficio marketing una fotografia aziendale. È uno strumento di pianificazione strategica che aiuta un imprenditore a identificare i propri punti di forza e debolezza, nonché le opportunità e le minacce che possono esistere in una situazione aziendale specifica. La SWOT analysis è comunemente utilizzata come parte del piano marketing, ma è anche un ottimo strumento per strategie di business in generale e come punto di partenza per discussioni di gruppo. Quando condotta a fondo, una SWOT è una ricca fonte di interessanti informazioni, può essere utile in molteplici situazioni. Andiamo quindi a verificare come condurre una SWOT analysis facendo alcuni suggerimenti per utilizzare questo strumento molto efficace. La matrice SWOT. Una matrice SWOT è raffigurata come, lo vediamo nel riquadro, diviso in 4 quadranti. Ogni quadrante rappresenta un elemento di SWOT analysis: forza, debolezza, opportunità e minacce. Quali domande porsi durante l'analisi? Il modo più semplice per iniziare è riempire ogni quadrante della matrice e rispondere a una serie di domande, concentrandosi sulle questioni più rilevanti per il nostro business e la situazione attuale. Punti di forza. Per questo quadrante ragioneremo sulle nostre caratteristiche personali, su quelle della nostra attività utili a raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Alcuni esempi di domande: cosa facciamo bene? Quali sono le abilità della nostra azienda? Quali conoscenze abbiamo? Che esperienza abbiamo? Che cosa facciamo meglio dei concorrenti? Dov'è più redditizia la nostra azienda? Punti di debolezza. Per questo quadrante ragioneremo sulle nostre caratteristiche personali e su quali, vi ricordate prima, quando dicevamo è difficile ammettere quali sono i nostri limiti, ma dobbiamo farlo con l'aiuto della SWOT strategy. La nostra attività che potrebbe danneggiare il nostro progresso e ostacolare il raggiungimento dei nostri obiettivi. Alcuni esempi di domanda che sono provocazioni. In quale area abbiamo bisogno di migliorare? Quali sono le risorse che ci mancano? Quali parti del nostro business non sono redditizie? Dove abbiamo bisogno di maggior formazione? Cosa ci fa perdere tempo e denaro? Opportunità. Per questo quadrante ragioneremo sulle condizioni esterne che ci aiutano a raggiungere il nostro obiettivo. Alcune domande: quali sono gli obiettivi di business su cui ci stiamo focalizzando? Cosa si può fare di più per i nostri clienti? Come utilizzare la tecnologia per migliorare l'attività? Si ha il potenziale per raggiungere nuovi target? Ci sono prodotti e servizi o nuovi itinerari correlati al nostro business che offrono un'opportunità? Nuovi target, nuovi territori? Minacce. Per questo quadrante ragioneremo sulle condizioni esterne che potrebbero danneggiare le prestazioni del nostro business. Alcuni esempi: quali ostacoli ci dobbiamo affrontare, quali sono i punti di forza dei nostri maggiori concorrenti, cosa stanno facendo i concorrenti che noi non facciamo, che cosa sta succedendo nell'economia, che cosa sta succedendo nel settore. Cosa è importante da capire è che una volta avviata l'attività, queste matrici si integrano. Prendiamo il caso, ad esempio, non so quanti di voi sanno che per raggiungere il Gargano da Bari alla Foggia bisogna fare un sacco di chilometri di strada statale sconnessa. Questo è un limite, è sicuramente un punto di debolezza nella nostra SWOT analisi.
Ma che cosa significherebbe e che cosa apporterebbe la costruzione di un'autostrada o di una strada statale con delle gallerie a scorrimento veloce? Sicuramente cambierebbe la nostra strategia, perché da un punto di debolezza o di minaccia diventerebbe un punto di forza e un'opportunità. Quindi ecco perché l'analisi SWOT è fondamentale per l'azienda nel tempo all'interno del business plan, perché è la fotografia dell'azienda al momento in cui essa viene chiesta. Il BEP, il break-even point, è fondamentale per il management conoscere quello che è il BEP all'interno del business plan, all'interno dell'azienda. Perché? Perché è il principale strumento per capire quale tecnica di vendita approntare su quella che è la leva principale dell'itinerario turistico, nel nostro caso, il prezzo. Il break-even point è il punto in cui i ricavi totali e i costi totali sono uguali tra loro e il profitto dell'azienda è pari a zero. Se i ricavi totali sono uguali ai costi totali, significa che l'azienda ha un profitto pari a zero. La seguente immagine può aiutare a capire meglio il concetto di punto di pareggio tra costi e ricavi. Vi ricordate quando parlavamo di costi totali, costi fissi, costi variabili? Possiamo vedere questo grafico, in modo tale che io vi spieghi in brevissimo che cos'è il break-even point. Vediamo sul grafico insieme. Qui abbiamo sulla retta delle X la quantità vuol dire di prodotto o di itinerari venduti, la quantità del nostro servizio. Sull'asse delle Y, quella verticale, abbiamo i costi totali e i ricavi totali. Sappiamo benissimo che i costi fissi si chiamano fissi perché non variano mai e quindi possiamo tracciare una linea parallela all'asse delle X che ci delinea quali siano i costi fissi. Le utenze, il gas, la luce, l'acqua vengono principalmente immessi tra i costi fissi, seppur cambiando ogni mese, sono costi che noi avremo sempre. I costi totali sono uguali ai costi fissi più i costi variabili, che in quest'area li vediamo in questa zona. I costi, vedete, variabili partono e salgono dai costi fissi. Qui abbiamo i costi totali. I ricavi sono i ricavi frutto della vendita dei nostri itinerari turistici. Ne possiamo avere 1, 2, 5.000, 10.000. Abbiamo venduto 14.286 itinerari. A questo punto i nostri ricavi collimano con i costi totali. Quindi ho ricavato 1.000, ho speso, ho avuto 1.000 di costi, il nostro guadagno è zero. Dall'itinerario successivo io vado in utile perché i ricavi totali sono superiori ai costi totali. Che cosa mi fa capire il break-even point? Mi fa capire, ad esempio, che se io volessi avere il guadagno a delle unità di itinerari turistici inferiori venduto, quindi a 10.000, dovrei abbassare il prezzo, ad esempio, per vendere più quantità di itinerari. Quindi il break-even point mi fa capire come poter utilizzare la leva del prezzo e le tecniche di vendita del marketing mix per poter vendere più itinerari e avere più appeal nei confronti della customer satisfaction o customer request, quindi della domanda turistica. Credo che sia tutto chiaro, ci diamo gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, proprio per vedere il contratto turistico e quindi una prenotazione di un viaggio, di un itinerario turistico religioso e poi la gestione del voucher. Intanto spieghiamo che cos'è il voucher. Il voucher non è altro che, dall'inglese appunto to vouch, attestare, garantire, pronuncia italiana voucher, è un documento emesso dall'agenzia di viaggio ai propri clienti come conferma del diritto a godere nel loro viaggio di specifici servizi
in essi indicati e già pagati in precedenza all'agenzia stessa. Quindi il voucher è il documento che viene dato al cliente una volta che il cliente ha già pagato l'agenzia. Quindi precedentemente all'emissione del voucher c'è bisogno della prenotazione di un viaggio.